Buongiorno, chiedo cortesemente, fra pochi minuti iniziamo, se potete prendere posto. Buongiorno a tutti, benvenuti alla tappa del Friuli Venezia Giulia dei roadshow regionali dedicati al fascicolo sanitario elettronico. Noi abbiamo pensato di chiamare questo incontro Innovare il Servizio Sanitario Nazionale tra ecosistema dei dati digitali e fascicolo sanitario elettronico. Iniziamo dai saluti istituzionali ovviamente e chiamo a portare il suo saluto l'assessore alla salute Riccardo Riccardi. Grazie per questa occasione, benvenuto a tutti. Racconterò qualche dato per passare il testimone al Presidente della Regione che lo ringrazio di essere qui con noi perché questa è un'occasione per noi importante, tra l'altro è un'occasione che si ripete in tutta Italia per volontà del Ministero e di tutte le organizzazioni dello Stato che io voglio ringraziare per lo sforzo che stiamo cercando di fare insieme nelle difficoltà e probabilmente nel momento più complesso della storia del Servizio Sanitario Nazionale. E quindi noi consideriamo questa giornata come una giornata di cultura perché la sanità ha tanto bisogno di approccio culturale all'accesso ai servizi e quindi a me preme raccontare alcuni dati, metterli lì così abbiamo anche la sensazione dello sforzo che in questa regione è stato fatto dal 2019 al 2025. Abbiamo attivato il 100% del fascicolo sanitario in rapporto alla popolazione, il 53% dei fascicoli sono stati consultati, sono stati prodotti 287 milioni di documenti digitali che alimentano il fascicolo sanitario elettronico, dove troviamo circa 50 milioni di referti di laboratorio e 191 milioni di ricette elettroniche dematerializzate. Rispetto al consenso della consultazione, la media nazionale si attesta al 42%, in Friuli Venezia Giulia è all'86%. Il confronto con i dati nazionali rispetto alla consultazione del fascicolo da parte del sistema professionale, quindi dei medici specialisti delle aziende sanitarie abilitati appunto alla consultazione, raggiunge il 96% con una media nazionale del 72% e almeno un'azione sul fascicolo sanitario nel primo quadrimestre 2025 vede la media nazionale con quella della regione sostanzialmente attestata superando il 90%. E siamo anche tra le regioni, insieme al Veneto e alla Valle d'Aosta, che raggiungono gli obiettivi, abbiamo raggiunto gli obiettivi del secondo quadrimestre 2025 con il raggiungimento anticipato degli obiettivi per il 2026
che riguardano i documenti indicizzati e il numero delle prestazioni erogate con l'obiettivo del 90%, il numero di medici di medicina generale che alimentano il fascicolo in rapporto al totale del numero dei medici con l'obiettivo dell'85%, il numero dei documenti clinici elettronici che raggiungono il 90% e i documenti firmati sul numero di documenti indicizzati all'obiettivo del 90%. Va tutto bene? No, non va tutto bene. Sicuramente sono dati importanti, noi viviamo una regione, una storia di un popolo che racconta le cose, ogni tanto non le sa raccontare neanche bene, però cerchiamo di farlo con lo sforzo della verità. E quindi 2 brevi considerazioni prima di lasciare la parola al nostro Presidente, che ha anche il peso di guidare il rapporto tra tutte le regioni italiane e lo Stato. Io vorrei quindi concludere questo mio pensiero e quindi dopo aver dato questa lettura fredda dei dati, cercando di andare dentro e dietro questo lavoro e soprattutto nella prospettiva che questo può garantire. La prima considerazione: continuare a investire in questo significa consentire una capacità di lavoro migliore per il sistema professionale, alle porte anche di provvedimenti che sono stati annunciati dal governo, che io ritengo giusti agli effetti della protezione del sistema professionale, che nel momento di grande tensione che stiamo vivendo sicuramente ne hanno bisogno per poter fare al meglio il loro lavoro. Ma oltre a questo consente un lavoro di riduzione del disagio del cittadino all'accesso dei servizi. E questa è, secondo me, la grande sfida appunto di un investimento. Come tutti gli investimenti sono faticosi, producono risultati dopo tempo, non li producono nemmeno per chi ha avviato gli sforzi di questo lavoro, e questa è la mia riflessione che viene fatta nel contesto politico. Assumere decisioni difficili significa incontrare più dissenso che consenso. Alla fine ti danno ragione dopo un po' di anni, sperando ancora che tu ci sia a vederli riconosciuti. Io penso che questo Paese abbia un grande tema, e quindi lo rivolgo rispetto alla declinazione di questa regione, di un processo di alfabetizzazione importante, sia nei confronti del cittadino che nei confronti del sistema professionale, ma è evidente che questo investimento faticoso ha a che fare con la trasformazione dell'offerta, che deve vedere un cambio che ha la stessa velocità e la stessa dimensione del cambio del bisogno, che è la grande questione aperta che secondo me in questo Paese abbiamo. Ecco, la tecnologia è un grandissimo alleato e penso che la vera sfida, per quello che riguarda noi, lo stato nel quale oggi ci troviamo, riguarda questa regione, è l'accelerazione dei processi di digitalizzazione che garantiscono sicuramente una migliore accessibilità ai servizi. L'altra grande questione, a mio parere aperta, è consentire di non vedere il cittadino spesso con una pallina in un flipper che si rivolge da una parte all'altra a cercare di avere delle risposte che gli sono dovute, ma soprattutto la guida al servizio che contrasta il grande nemico di questo tempo, che è il tema dell'appropriatezza. L'appropriatezza si contrasta con la conoscenza, la migliore accessibilità del servizio, e questo ha a che fare sicuramente con il cittadino, ma ha a che fare anche col sistema professionale che, avendo le informazioni in tempo reale, è in grado di sapere chi si trova davanti a lui e poterlo curare, dargli le risposte del modo migliore. È la sfida dell'equità e della sfida dell'appropriatezza. Immaginare in questo Paese ci sia ancora qualcuno che pretende di correre dietro il bisogno organizzando l'offerta sulla base della domanda significherebbe fare il più grande errore che noi potremmo fare nei confronti del sistema professionale, che si trova indifeso, incapace, senza gli strumenti per dare le risposte, soprattutto il cittadino, a dividersi tra coloro che hanno la fortuna di avere le risposte e coloro che rischiano di rimanere fuori, soprattutto in condizioni di marginalità e di difficoltà. Io mi auguro che questa sfida vada portata avanti con determinazione. Voglio ringraziare qui anche l'amministratore delegato di INSIER, che è la società che insieme al servizio alla Regione, quindi alla Direzione Salute, a tutto il sistema professionale, al quale voglio rivolgere la mia gratitudine,
insieme si possa vincere questa sfida. Le sfide sono difficili, ma sono indispensabili, e io credo che questo sia il nostro dovere, continuare a correre, anzi cercando di aumentare anche la velocità, spiegando alle persone cosa significa fare uno sforzo per capire come funziona uno strumento, perché questo significa anche il beneficio proprio e la garanzia della salute, che non può essere messa in discussione come è stabilito dalla nostra Costituzione. Grazie davvero, e la parola al Presidente della Regione. Grazie Assessore, chiamo il Presidente. Grazie, ringrazio anch'io ovviamente per questa iniziativa. Ovviamente mi accodo ai ringraziamenti dell'Assessore Riccardi e doverosamente faccio i ringraziamenti all'Assessore Riccardi per il lavoro importante che sta facendo dirigendo la Direzione Salute e il suo assessorato. Ringrazio anche ovviamente tutti i dirigenti del Ministero, grazie della presenza qui oggi e del supporto che ci date poi quotidianamente. Ringrazio Insielo ovviamente, ringrazio tutte le autorità presenti, ringrazio il Presidente della Commissione del Consiglio regionale, Carlo Bolzanello, per la presenza qui oggi. Anch'io utilizzo pochi minuti ma per fare qualche riflessione collegandomi al tema di oggi, ma non solo, perché come dicevo dal Presidente della Conferenza delle Regioni penso sia utile anche fare qualche puntualizzazione. La prima, Riccardo prima ricordava le buone performance per quanto riguarda il fascicolo sanitario elettronico della nostra regione del Friuli Venezia Giulia. Però tengo a dire che non mi sono mai piaciute, non mi piaceranno mai le classifiche fra regioni. Questo lo dico con una consapevolezza, che ormai le leggiamo ogni giorno sui giornali, con qualche parametro che viene deciso di essere inserito o meno, ma sono classifiche false. Scusate la schiettezza. Sono classifiche false perché i dati raccolti da regione a regione sono raccolti in modo diverso. E allora se noi pensiamo di fare comunicazione o addirittura strumentalizzazione politica o partitica utilizzando la sanità con dei dati che non sono comparabili, facciamo qualcosa di scorretto non verso le istituzioni ma verso il cittadino. Non a caso come Conferenza delle Regioni abbiamo deciso, è un lavoro lungo, durerà anni, sia ben chiaro, di fare una raccolta chiedendo la collaborazione di ogni singola regione per far sì che i dati siano parametrati e non per fare una classifica, ma per far sì che ogni singola regione possa confrontarsi e capire quali sono i margini di miglioramento, ma in modo reale e non per fare il titolo del giornale del giorno dopo. Dobbiamo ritornare in un principio di serietà, soprattutto quando si parla di salute e di diritto alla salute, perché altrimenti facciamo soltanto dei danni e invitiamo le istituzioni, invece che dare risposte in modo responsabile, con scelte anche difficili, che diceva l'assessore Riccardi, ai cittadini, ma fare rincorse alla propaganda sanitaria. La propaganda sanitaria è il più grande danno che possiamo fare ai cittadini, soprattutto in una prospettiva di medio-lungo periodo, e la stiamo pagando oggi. Oggi stiamo pagando, i servizi sanitari di tutta Italia stanno pagando la propaganda sanitaria di anni addietro, dove non c'è stato il coraggio di fare determinate scelte, e oggi le conseguenze le stiamo pagando a caro prezzo. Dobbiamo avere oggi la forza di intervenire sui fattori, l'appropriatezza è uno di questi. E per esempio la tecnologia ci può venire incontro anche facendo i controlli sull'appropriatezza. Abbiamo degli strumenti anche utilizzando l'intelligenza artificiale, e scusate se banalizzo e non voglio veramente banalizzare, però ovviamente noi dobbiamo come decisori pubblici, come regioni, come governo, come Ministero della Salute, avere prontezza se ci sono magari alcuni professionisti che prescrivono il doppio di altri, perché o qualcuno ha tutte le persone più malate del mondo oppure c'è qualcosa che non funziona. E questo vuol dire che non danneggia soltanto il sistema sanitario caricandolo di un impegno non dovuto e non necessario, ma danneggia anche tutti quei cittadini che invece quella necessità ce l'hanno e rischiano di non trovare le risposte immediate. Possiamo utilizzare le nuove tecnologie, penso, per tutta la parte di medicina di territorio a cui serve un controllo costante del paziente, penso in particolar modo quello cronico, che possa avere un monitoraggio costante e una risposta tempestiva in caso di necessità. Noi su questo proprio stiamo sperimentando, iniziando a sperimentare alcune misure di questo tipo in Friuli Venezia Giulia, sono convinto che porteranno a ottimi risultati. Ma qui qual è la grande sfida? Non è avere il device a disposizione, non è avere il software che possa garantire il controllo, ma la revisione dei processi.
Perché anche qua ribadisco, non voglio banalizzare, ma una persona che per 30 anni ha lavorato in un modo, dobbiamo dire non si lavora più in quel modo. Non è così semplice ed è comprensibile. Ma vuol dire che dobbiamo revisionare dal profondo i processi per far sì che questi strumenti possano effettivamente esserne utili. Su questo, e anche questo scevro da ogni diciamo, polemica politica che sempre si riversa quando si parla di queste cose, il privato accreditato può essere un ottimo alleato per supportare, perlomeno all'inizio di un momento di avvio. Noi dobbiamo avere anche la capacità di innovare senza aver paura del cambiamento. Perché oggi il sistema ha necessità di cambiamento. L'assessore Riccardi diceva prima, è cambiato il bisogno, perché è cambiata la società. Non abbiamo più diciamo, una necessità di un sistema sanitario ospedale centrico, ma abbiamo necessità di un territorio che dia le risposte. L'età della popolazione avanzata, fortunatamente, le cronicità di conseguenza, a cui dobbiamo dare risposta. Non possiamo pensare di farlo ospedalizzando. Uno, perché non ci sarebbe ovviamente fisicamente la possibilità, secondo perché danneggiamo un paziente. Un'ospedalizzazione impropria, ma che non ha alternative, non è favorevole alla salute del paziente stesso. E quindi mi rendo conto che non siano sfide che trovano risposte facili e immediate. Infatti io continuo a dire costantemente che le risposte al sistema sanitario si hanno nel lungo periodo e non bisogna fare le scelte per tagliare il nastro come per una strada, per dire l'ho fatto io, ho tagliato il nastro io. Bisogna fare le scelte sapendo anche che si consegna qualcosa, chi viene dopo di noi, una strada da proseguire e da continuare a costruire, perché altrimenti facciamo il danno di quelli che parlavo prima, la propaganda sanitaria che oggi dobbiamo affrontare con difficoltà, ma sono convinto in un'alleanza istituzionale che veramente mi auguro sia di tutti, non soltanto di chi rappresenta le maggioranze nelle diverse istituzioni, ma anche per chi deve avere la responsabilità, magari in quel momento di non essere maggioranza, ma di avere la responsabilità verso i cittadini. Perché se continuiamo su questo ad alimentare polemiche non risolviamo i problemi, ma rischiamo di continuare ad alimentare proprio quel modus operandi che i problemi li ha creati. Grazie mille e buon lavoro a tutti. Non potendo essere presente, il senatore Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha mandato un messaggio che mi è stato chiesto di leggere, per cui vi do lettura di questo messaggio che ci ha inviato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Allora, desidero ringraziare il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga per l'invito a prendere parte alla tappa triestrina del roadshow su fascicolo sanitario elettronico ed ecosistema dei dati digitali. L'agenda di impegni istituzionali non mi consente di intervenire personalmente, provo allora a rimediare condividendo con voi una riflessione breve sul tema odierno. Spero possa contribuire a rendere la discussione stimolante e arricchente per tutti. Le tappe del roadshow, in fin dei conti, sono soprattutto questo: incontro, confronto e scambio. Riflettono la visione e l'approccio pratico che ci guida nel realizzare le misure di trasformazione tecnologica e digitale del servizio sanitario. Entrambe, la visione e l'attuazione, sposano la logica dell'incontro tra saperi e competenze diverse ma convergenti. Quelle politiche il cui obiettivo è rendere alla popolazione un servizio sanitario veloce, capillare e uniforme per qualità e resa. Quelle dei territori che non hanno solo l'obiettivo di rendere un servizio efficiente alle comunità locali, ma anche quello di incentivare innovazione e sviluppo. Infine, quelle delle comunità scientifica e professionale che popolano i nostri ospedali e università e che chiedono aggiornamento delle competenze e un contesto sereno per erogare le prestazioni. Il fascicolo sanitario elettronico, la telemedicina, l'ecosistema dei dati sanitari sono le leve che ci stanno permettendo di raggiungere e soddisfare le esigenze espresse da tutte queste parti e naturalmente quelle della comunità, degli assistiti e delle loro famiglie. Tutto questo è e sarà possibile solo alimentando un confronto e uno scambio sani, proficui e costanti. È quello che auguro a voi oggi e che, sono certo, guiderà le future azioni congiunte che metterete e metteremo in campo sul fronte dell'innovazione tecnologica e della sanità. Con questo auspicio vi ringrazio nuovamente augurando a voi un buon lavoro. Senatore Butti. Allora, iniziamo con gli interventi introduttivi, per cui io chiamerei direttamente qui al tavolo la dottoressa Serena Battilomo del Ministero della Salute,
il dottor Roberto Soi del Dipartimento per la Trasformazione Digitale e il dottor Luigi Di Benedetto della Direzione Centrale Salute del Friuli Venezia Giulia. Io adesso vi lascio, se volete, il podio, le slide sono già disponibili, come preferite voi per la vostra relazione. Grazie, buongiorno a tutti, è veramente un piacere e un onore essere qui in Friuli Venezia Giulia. Come è stato detto, una regione che comunque ha dei risultati importanti sul tema del fascicolo sanitario elettronico, ma come abbiamo detto anche in altre regioni che sono più avanti di altre, comunque deve affrontare la sfida del passaggio dall'FSE 1.0 all'FSE 2.0. Quindi un po' tutta questa giornata è finalizzata a capire di che cosa stiamo parlando, qual è questo cambiamento, questa trasformazione meglio che anche il Friuli è chiamato da fare concretamente. Io vado avanti così, ok. Introduco, diciamo, io come dirigente del Ministero della Salute, portando anche i saluti del Ministro Schillaci, con questa breve presentazione, breve, 10 minuti, la sanità digitale in Italia e il fascicolo sanitario elettronico 2.0. Però prima di parlare dell'Italia parliamo dell'Europa. Il 5 marzo scorso, penso quasi tutti voi sapete che è stato pubblicato un regolamento sullo spazio europeo dei dati sanitari, regolamento quindi che entrerà in vigore tra 2 anni e obbligherà l'Italia, come tutti gli altri Stati membri, ad attuare delle attività. L'obiettivo di questo regolamento è l'uso efficace, effective use dei dati sanitari. L'uso efficace sia per le finalità di cura, quindi l'uso primario, sia per l'uso secondario, per le finalità di governo, programmazione e ricerca sanitaria. Quindi veramente dare e liberare un potere ai dati sanitari che oggi è praticamente molto limitato. L'obiettivo del decennio digitale europeo, quindi nel 2030, è quello che ogni cittadino europeo, quindi anche ogni italiano, possa accedere ai propri dati sanitari. Oggi, se io sono ricoverata in ospedale, per poter vedere la mia cartella clinica devo aspettare 30 giorni dopo la dimissione, e questo non è corretto, non è giusto, perché se noi vogliamo anche coinvolgere, aumentare il famoso empowerment del paziente, no? La consapevolezza sulla sua salute e la sua attuazione, è importante che anche possa consultare la propria documentazione sanitaria, sempre mediata attraverso i medici, i professionisti e tutto, però una possibilità di accesso in qualunque luogo, anche per la interoperabilità a livello europeo. Stiamo lavorando sulla interoperabilità delle ricette farmaceutiche. Se io vado in Francia e sono un cronico e devo prendere una terapia, potrò utilizzare la mia ricetta del medico di base italiano in Francia per ottenere. Questo è interoperabilità e portabilità. Ovviamente l'Italia si è approfittato, diciamo, nell'ambito dei finanziamenti del PNRR per investire sul fascicolo sanitario elettronico. 1.380 milioni sono stati stanziati, ma anche sulla telemedicina 1 altro miliardo. E tutto questo con l'obiettivo di arrivare a un fascicolo che venga utilizzato dai cittadini, dai professionisti, dai medici di base, dagli specialisti, dalle strutture sanitarie, alimentato quasi al 100% e comunque che sia un punto unico di accesso e che abbia una serie di servizi. Nel 2022, questa slide del 2022 raccontava cosa volevamo fare. Passare dal fascicolo sanitario elettronico 1.0, che era stato concepito e disciplinato nel 2015, quindi già esisteva ed era una realtà in Italia, però era esclusivamente un archivio di documenti, tra parentesi attivo solo per coloro che prima del maggio 2020 avevano espresso il consenso a alimentare questo fascicolo. Durante il Covid, proprio grazie al decreto legge 34, è stato rimosso in accordo con il garante questo consenso all'alimentazione per dare a tutti i cittadini italiani l'opportunità di avere il loro fascicolo sanitario alimentato con quei documenti digitali prodotti dalle strutture al momento, in modo da poterlo consultare. Poi ovviamente è rimasto, ed è la cosa importante, il consenso alla consultazione per poter fare in modo che anche i professionisti utilizzino il fascicolo per la cura del paziente o anche per le altre finalità.
Questo è un punto su cui dobbiamo lavorare. Friuli è fortissimo, nel senso che poi, come ha detto prima il direttore, farò vedere in una slide, voi siete all'85% dei consensi per la consultazione, quindi su questo, diciamo, dove l'Italia è al 21% in media, e abbiamo regioni che stanno al 6%, quindi su questo la popolazione friulana è sicuramente sensibile, ha capito il valore del fascicolo, però diciamo 85% non è 100%, quindi c'è anche un margine per voi per lavorare. Fascicolo 2.0 invece cosa sarà? Grazie all'ecosistema dati sanitari, e poi dopo di me l'ingegner Zoi del Dipartimento della Trasformazione Digitale spiegherà meglio cos'è questo ecosistema dati sanitari. Il fascicolo servirà anche ad avere servizi, quindi tutti questi documenti, questi dati potranno essere letti in maniera intelligente e fornire dei servizi sia ai professionisti per avere il quadro della situazione sanitaria e poter prendere decisioni appropriate e tempestive, sia al cittadino stesso per la consapevolezza del suo stato di salute, nonché per gli organismi istituzionali, a partire dal Ministero, regioni, diciamo, governo, per poter utilizzare questi dati per la programmazione, ovviamente opportunamente pseudonimizzati. Il decreto legge 179 del 2012, stiamo parlando 13 anni fa, ha istituito in Italia il fascicolo, però nel 2020 e nel 2022 è stato, diciamo, profondamente emendato, e per cui ad oggi nel fascicolo, diciamo entro il 31 marzo del 2026, tutti i fascicoli degli italiani dovranno essere alimentati con le prestazioni, i documenti generati dalle prestazioni sia del pubblico che del privato accreditato che del privato autorizzato, quindi qualsiasi tipo di prestazione, perché io sono Serena Battilomo, sia che vado all'ASL, sia che vado in una struttura privata a pagarmi una prestazione, e il mio quadro clinico deve essere completo sempre. Questa è una grande, diciamo, e importante attività, si sta lavorando molto con i privati, con le regioni stanno facendo un ottimo lavoro proprio per avere questa completezza dell'informazione sanitaria. E anche un tema di tempestività, prima parlavamo della cartella clinica 30 giorni dopo la dimissione. Entro 5 giorni dalla prestazione questo documento deve essere fruibile dentro il fascicolo. Ovviamente per fare tutto questo e arrivare al 2.0 servono 4 azioni fondamentali. La prima, avere una normativa e una regolamentazione che consenta di disciplinare bene e in maniera uguale per tutti. Prima il Presidente parlava di una disomogeneità, e invece la normativa e la regolamentazione ci consente di avere regole uguali per tutta l'Italia, per essere uniti, per dare a tutti le medesime opportunità. E questo lo facciamo attraverso norme, decreti, specifiche tecniche. Lo stiamo facendo e la produzione normativa è stata molto ricca e continua a essere pubblicata. Adesso vi riferirò delle pubblicazioni proprio del 1° settembre. Poi c'è ovviamente necessità di tecnologie e risorse, questo per avere un ecosistema digitale, non silos separati, non sistemi che parlano con codifiche diverse, che non si possono collegare, non hanno gli stessi standard, e in questo senso stiamo lavorando per essere negli standard anche dell'Unione Europea proprio per il regolamento delle CDS. Terzo punto di cui accennava il Presidente, non ci siamo messi d'accordo, però è l'organizzazione e i processi che servono per una innovazione efficace. Se noi non rivediamo i modelli organizzativi non possiamo dare valore a tutto quello che stiamo facendo. E infine l'informazione, la formazione, che è fondamentale per costruire la fiducia, sia nei professionisti, nei cittadini, ma anche nei produttori di soluzioni. Quindi qui abbiamo INSIEL che veramente sta sul pezzo in maniera molto efficace, perché tutti dobbiamo parlare la stessa lingua, tutti gli strumenti devono essere semplici da utilizzare, non possiamo fare delle cose che poi richiedono una formazione tecnica, no? Tutto deve essere semplice. La regolamentazione, ecco, questa è una slide riepilogativa molto ricca, sia dal lato di linee guida che del decreto dei sistemi centrali, infrastruttura nazionale di interoperabilità, sia dal lato dei contenuti e delle tempistiche. Abbiamo il decreto 7 settembre che ha definito i primi 16 documenti e il taccuino e ha fissato e non aveva fissato dei tempi. Insieme con il garante e con tutte le regioni abbiamo prodotto un nuovo documento, un nuovo decreto del FS
transitorio del 30 dicembre 2024 che ha fissato delle date che tra parentesi stiamo anche aggiornando, sempre in accordo con il garante, visto che c'è la collega qui, però proprio per accompagnare l'Italia a offrire a tutti i cittadini le stesse opportunità. Il decreto dell'EDS è stato sottoscritto a dicembre e proprio il 1° settembre è stato pubblicato un nuovo decreto ad agosto di aggiornamento di quello dell'EDS e al 1° settembre per le indicazioni per la compilazione del profilo sanitario sintetico, documento fondamentale che però trova un po' il blocco della difficoltà da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta di compilazione. Attraverso proprio i servizi dell'EDS questo noi vorremmo facilitarlo al massimo. Questi sono i documenti, dal referto di laboratorio alla scheda di vaccinazione, al referto di anatomia patologica, al verbale di pronto soccorso, che entro il 31 marzo devono essere prodotti e alimentare tutti i fascicoli di tutti i cittadini che viveranno questo tipo di prestazioni sanitarie. E le tempistiche erano 31 marzo, 30 settembre e 31 marzo 2026, sono in corso di aggiornamento perché il decreto di aggiornamento dell'FS transitorio non è ancora stato pubblicato, però entro il 30 giugno sono state assicurate le funzioni fondamentali di oscuramento, di registrazione degli accessi, eccetera. Dentro il 31 dicembre verrà fatta una seconda serie di funzionalità uguali in tutta Italia e poi per completare la completa alimentazione entro il 31 marzo 2026. Questo è uno schema che era nelle linee guida, è stato riformato rispetto all'EDS che non è più centrale ma è federato, però riflette il fatto che siamo in un ecosistema in cui dalla prestazione sanitaria i dati viaggeranno in maniera standardizzata per alimentare fascicolo e ecosistema dati sanitari e consentire quindi questa interoperabilità sia delle prestazioni in qualsiasi regione d'Italia io ne usufruisco, sia nel trasferirmi da una regione all'altra. Appunto il 5 marzo, mentre sulla Gazzetta Ufficiale Europea si pubblicava il regolamento europeo, nella Gazzetta Italiana abbiamo pubblicato il decreto dell'ecosistema dati sanitari, quindi veramente l'Italia è allineata rispetto a tutto quello che è un'attività in generale che stiamo facendo come Stati membri per garantire e assicurare servizi omogenei sul territorio nazionale. Ne parlerà in maniera più approfondita l'ingegner Soi, per cui semplicemente dire che l'ecosistema dati sanitari servirà sia per finalità di cura, quindi per il cittadino, le farmacie, le aziende sanitarie, i professionisti, sia per le finalità secondarie di governo, di prevenzione, di programmazione che per la ricerca. Ovviamente nel primo caso avremo dati in chiaro, nella seconda i dati pseudonimizzati, nel terzo dati anonimizzati, con una serie di servizi che consentiranno veramente una lettura dei dati trasversali, altrimenti rischiamo fascicoli pieni di documenti che non sono gestibili, invece i servizi ci renderanno questo uno strumento vivo. È in itinere un decreto per il trattamento dei dati da parte della piattaforma nazionale di telemedicina e proprio in questa ottica questo decreto non è a sé stante ma va a emendare quello 7 settembre con altri 10 documenti che sono specifici della telemedicina e quello dell'EDS con i servizi proprio per erogare le prestazioni di telemedicina. Per fare tutto questo ovviamente sono stati stanziati sono in corso di trasferimento alle regioni in relazione agli obiettivi che vengono raggiunti 610 milioni sia sul lato infrastrutturale che su quello delle competenze digitali. C'è un portale che è fascicolosanitario.gov.it che a livello nazionale consente di rendere pubbliche tutti i documenti tecnici ma anche i dati che seppure il Presidente ha detto che non sono proprio corretti, però ci danno, stiamo lavorando per costruire degli indicatori oggettivi che utilizzano i dati che raccogliamo, quindi non più autodichiarati, e quindi vediamo qui che come media nazionale questi sono i cittadini che hanno consultato il fascicolo negli ultimi 90 giorni,
e vediamo che i cittadini del Friuli stanno, hanno un valore molto più alto. Adesso qui non lo leggo, però mi pare che fosse 40 e qualcosa contro il 21 nazionale. E mentre questo è il consenso, questo era il consenso alla consultazione, 21% nazionale, 85% quello del Friuli, l'utilizzo 42% a livello nazionale, e invece quello del Friuli mi pare che è abbastanza in linea, 45% forse. Che c'è? Ok. Ok, quindi ecco, scusate che... Ok. E questa è invece una riflessione che volevo fare riprendendo anche a quello che diceva il Presidente, no? Sull'organizzazione dei processi. Tutto questo, i soldi non li abbiamo per fare sistemi e formazione, ma se non si rivedono i processi organizzativi, qui c'è un'equazione critica del Presidente delle IMSS, Al Wolf, che dice: nuove tecnologie applicate a vecchie organizzazioni portano solo vecchie organizzazioni più costose. Quindi è veramente importante, e questa giornata è una giornata di riflessione, proprio per ripensare questo pezzo qua, che è quello chiave per risolvere. Ovviamente la formazione e l'informazione è un elemento, ne parlerete oggi pomeriggio. Questo è un dato prima dell'estate un po' sullo stato di avanzamento delle varie linee di attività nelle regioni italiane, quindi si sta facendo. Ovviamente la formazione arriva sempre alla fine, perché prima bisogna creare, realizzare i sistemi. E la mia ultima slide è questa. Allora, vi invito, stiamo per ricominciare la scuola, faccio una domanda, no? Vi faccio un quiz. Parliamo qui di trasformazione. Perché non parliamo di cambiamento? Che differenza c'è tra cambiamento e trasformazione? Vi chiedo solo 5 minuti di pensiero tra di voi, poi dopo risponderò io. Cambiamento verso trasformazione. L'immagine evocativa. Nel cambiamento in qualche modo io posso tornare indietro. Nella trasformazione, una volta che io ho fatto quel passo e sono andata sull'altra montagna, non posso più tornare indietro. È questo quello che sta succedendo con il fascicolo sanitario elettronico 2.0. Noi stiamo facendo una trasformazione del modo di fare medicina, di gestire il servizio sanitario nazionale. Però su questo sicuramente strumenti e competenze sono essenziali e sono quelle che stiamo finanziando, ma servono coraggio, fiducia e motivazione. Bisogna capire il valore di quello che stiamo facendo per avere il coraggio di fare quel passo e fare veramente la trasformazione. Quindi il mio augurio è che in questa giornata tutti voi possiate insieme trovare questo coraggio, fiducia e chiarezza del percorso da percorrere insieme nei prossimi mesi per completare questa attività. Grazie. Grazie alla dottoressa Battilomo. Allora cedo il microfono, si era già seduta fra il pubblico, al dottor Roberto Soi, prego. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito e per l'opportunità di raccontare l'attività che stiamo facendo. Ok. Allora, io vorrei partire nella mia presentazione col mettere in relazione, perché ho riscontrato in occasioni precedenti che non è sempre chiarissimo, la differenza fra il mondo del fascicolo sanitario e quello che si chiama, viene citato spesso, che è l'ecosistema dati sanitari. L'ecosistema dati sanitari è una trasposizione del fascicolo sanitario. Il fascicolo sanitario ha come elemento centrale il documento. L'ecosistema dati sanitari, come dice il nome, ha invece come elemento cardine centrale il dato. Il dato arriva dal documento, viene estratto dal documento e viene depositato dentro questo sistema che chiamiamo ecosistema dati sanitari. La differenza sostanziale è molto nell'operatività. Se io sono e faccio parte di una professione sanitaria, oppure se sono anche un cittadino, poi vedremo che alcuni dei servizi che vengono messi a disposizione dall'ecosistema dati sanitari riguardano anche i cittadini, e che
nel caso del fascicolo, esattamente come avviene nel cartaceo, io devo sfogliare i documenti, devo andare a cercare dentro i documenti l'informazione che mi interessa. Ora, dovete immaginare che questo in alcuni casi può risultare molto difficoltoso. Se io sono in presenza di un assistito che ha delle cronicità, potrebbe essere molto popolato questo fascicolo, adesso al di là delle percentuali con cui viene consultato, ma una delle difficoltà della consultazione può essere proprio il fatto che non riesco a trovare l'informazione che mi interessa. L'ecosistema dati sanitari, estrapolando, estraendo, anzi la terminologia corretta è veramente l'estrazione del dato, lo porto dentro questo sistema che invece mi consente di analizzare i dati, ma quando io dico analizzare i dati vuol dire anche analizzare i trend. Se io sono un cronico, rispetto alla stessa prestazione che mi è stata erogata, io posso andare a vedere il trend che mi caratterizza. Questo ovviamente vale per il cittadino, ma vale ancora di più dal punto di vista delle chiavi di lettura per le professioni sanitarie che lo utilizzano. Quindi la differenza sostanziale e che fa parte dell'evoluzione del sistema sanitario da questo punto di vista è esattamente questa, cioè la nascita di un contenitore diverso ma correlato, integrato sinergicamente col fascicolo, che permette di utilizzare i dati e trasformare il dato come fonte informativa, valutativa di quello che si sta facendo nei confronti di un assistito. Questo passaggio devo renderlo nel concreto su tutto, evidentemente, il territorio nazionale. Allora, qui faccio un piccolo passaggio sui decreti, non per citare i decreti, ma per citare i cambiamenti. Anche da questo punto di vista. L'ecosistema dati sanitari nasce molti mesi fa, concettualmente molto prima ovviamente dell'uscita del decreto, ma diciamo dal punto di vista operativo con un primo decreto che è data fondamentalmente l'inizio di quest'anno. Però, come ha detto prima la collega, ad agosto è cambiato. Nella terza settimana di agosto è uscito un nuovo decreto che aggiorna. Il tema fondamentale della differenza fra i due, lo faccio rapidamente ma per cronaca, non tanto per contenuto, perché i contenuti sono dal punto di vista operativo gli stessi, è che nel primo sostanzialmente si faceva distinzione fra quella che era la regione di assistenza da quella che era la regione di esecuzione di una prestazione. Ora, io posso essere un assistito del Piemonte e ricevere una prestazione nel Friuli. Nel decreto precedente l'informazione della prestazione che avevo ricevuto nel Friuli rimaneva nel Friuli ed era compito della regione di assistenza, quando un operatore sanitario interrogava il sistema, andare a recuperare l'informazione nel Friuli. Ora potete immaginare che con la mobilità attuale, proiettatela anche in Europa, prima è stato accennato che entreremo rapidamente, sarà un obbligo nell'ecosistema dati sanitario europeo, evidentemente questa matrice di ricerca delle informazioni diventa un po' articolata. Il cambiamento qual è stato? È stato quello di riportare tutto a una base unitaria. La base unitaria dal punto di vista del dato sarà la regione di assistenza, quindi quando io ricevo una prestazione in una regione diversa a quella di assistenza, il documento rimane, perché è corretto, ha una validità anche giuridica nella regione di esecuzione, l'estrazione del dato viene portata nella regione di assistenza. Questo consente di consolidare una posizione che a quel punto può essere interrogata da qualunque regione d'Italia. Pensate all'emergenza-urgenza, quindi io posso andarla a interrogare da qualunque parte d'Italia, ma evidentemente crea una posizione che poi può essere trasferita perché io magari cambio residenza e mi sposto su un'altra regione, ovviamente mantenendo tutte quelle che sono le caratteristiche, le prerogative che sono sancite dalla privacy per quanto riguarda da una parte l'oblio e dall'altra il diritto di accesso all'informazione. Fatta questa premessa su questo cambiamento e detto anche che l'interoperabilità da questo punto di vista non è assolutamente toccata, anzi al contrario è assolutamente garantita, noi ci troviamo e rappresentiamo l'ecosistema dati sanitari, per renderlo logicamente interpretabile anche da chi non si occupa di informatica, in un sistema a 3 dischi. Questi 3 dischi che vedete rappresentati in quella figura sono 3 dischi che hanno caratteristiche profondamente diverse. Prima è stato accennato ai fini di cura e ai fini secondari,
per l'utilizzo dei dati. Allora, partiamo dai fini di cura, guardiamo bene il disco blu. Nel disco blu in realtà noi abbiamo tutti i territori italiani, no? Che sono sostanzialmente le fette, quelle che noi chiamiamo le fette delle regioni di assistenza, a cui appartiene l'assistito. Poi c'è una regione, diciamo, un po' meno definita, che sono sostanzialmente quei soggetti che appartengono a una mobilità strutturale, pensate a quelli del mondo dei naviganti, piuttosto che altre figure di cittadini a cui spetta il servizio, ma che non appartengono a una regione definita, è una regione virtuale all'interno del quale vengono comunque collocati per garantire tutti i servizi conseguenti. Queste fette nel sistema tecnicamente sono federate o federabili, cioè ogni territorio può decidere quella fetta di portarsela a casa e di gestirsela, ovviamente assumendosi tutti gli obblighi derivanti nei confronti del resto del territorio nazionale in termini di accessibilità per l'informazione, oppure può essere tranquillamente una fetta centralizzata, gestita, centralizzata, ma in realtà virtualmente separate le une dalle altre, quindi compartimentate. Questo per una serie di motivi infiniti, non tanto e solo di logica ma anche di sicurezza, però di queste cose, salvo domande particolari, preferirei non affrontare il tema perché direi è più da tecnocrati che in realtà da operatori che utilizzano il sistema. Quindi voi troverete queste fette comunicano fra di loro e ci sono degli strumenti che consentono di garantire la standardizzazione dell'informazione, quindi come io estraggo l'informazione perché devo estrarla a seconda delle prestazioni in maniera assolutamente standard. Perché? Perché devono essere leggibili le una con le altre esattamente con le stesse caratteristiche, perché altrimenti non sarei in grado di fare nessun tipo di valutazione sul dato che ho estratto. Poi c'è una componente broker che invece serve per le interrogazioni e che mi permette, se sono al di fuori della mia regione, di andare a permettere al professionista sanitario che mi sta interrogando per ottenere delle mie informazioni di andare a recuperare questa informazione nella regione di assistenza a cui io appartengo. Ma questo stesso broker, badate bene, servirà per tutto il resto d'Europa, quindi siamo anche nel primo gate che ci permette poi di essere interfacciabili col sistema europeo. Questi dati, ovviamente le complessità sono sottostanti, sono totalmente filtrate rispetto agli utenti sanitari, vengono poi pseudo-anonimizzati, quindi avrò i dati in chiaro nelle fette blu, ma il dato in chiaro poi verrà pseudo-anonimizzato per consentire di fare altre operazioni sulle informazioni dei dati, per estrarre informazioni dai dati, come trend di profili di cura analoghi a quelli che sto valutando, ma di cui non mi interessa tanto sapere il nome e cognome. Mi interessa sapere che ha la stessa caratteristica del soggetto che io sto valutando per capire che tipo di interventi su quel soggetto sono stati fatti. Quindi io inizio a costruire tutta una serie di servizi che sul documentale non erano neanche prevedibili, evidentemente. Quindi il cambiamento è radicale, la formazione diventa indispensabile. Poi vedremo che diventa indispensabile anche l'interfaccia di utilizzo. Dai dati pseudo-anonimizzati passo poi ai dati totalmente anonimizzati e questo nelle finalità, quindi siamo sulle finalità di cura, nel blu, vado ad altre finalità di ricerca e studi e programmazione, arancione, scendo alle finalità di ricerca. Il nome e cognome nella ricerca diventa molto meno rilevante, nella ricerca scientifica è molto più rilevante andare ad analizzare le corti e le caratteristiche che fanno parte delle corti specifiche di assistiti, di malattie, di patologie che io ho. Quindi ci stiamo aprendo anche pesantemente a dare a tutti quegli operatori economici sul territorio nazionale che si occupano di ricerca scientifica, parliamo del mondo farmaceutico prevalentemente, una serie di dati che prima non erano accessibili se non andandoli a raccogliere cherry picking nei diversi siti dove erano sostanzialmente pubblicati. Qui abbiamo una panoramica assolutamente nazionale. Tra l'altro abbiamo iniziato le prime interlocuzioni con appunto il mondo delle rappresentanze farmaceutiche, industriali farmaceutiche, per capire di che tipo di servizi loro hanno bisogno per disegnare un sistema che poi sia coerente da questo punto di vista. Questa la faccio vedere, ma francamente quello che mi interessa dire è
non basta fare quello che abbiamo detto fino a questo momento, occorre rendere ovviamente il sistema resiliente, vi risparmio sicuro, vi risparmio tutte le tecnologie che stanno dietro. L'elemento più importante su cui io mi concentrerei in questo momento e su cui tra l'altro siamo pienamente coinvolti con la Serena sono gli incontri con gli ordini professionali di tutte le professioni sanitarie per capire come disegnare le interfacce di accesso a questi servizi, perché tolta la complessità sottostante, l'utilizzo è la chiave di volta. L'utilizzo ha sicuramente un pilastro che è la formazione, per capire quanti strumenti io posso avere a disposizione per fare delle cose. L'altro è rendere le interfacce di interrogazione molto, estremamente semplici per andare incontro all'operatore sanitario, restituirgli potenza che è sottostante nel sistema, ma con semplicità di utilizzo per dare risultati operativi nei confronti degli assistiti. Qui avete, anche qua non mi soffermo moltissimo, ma ci sono tre cluster di servizi, quello dei cittadini, quello degli operatori sanitari e quello degli stakeholder della sanità in senso generale. In realtà coincidono anche con i piani di rilascio, poi vi darò qualche piccola tempistica che ci caratterizza, sono i nostri obiettivi, però qui per esempio poco viene raccontato ai cittadini di cosa potranno vedere nell'ecosistema dati sanitari. Ho fatto l'esempio dei trend. È diverso interrogare l'ecosistema dati sanitari dall'interrogare il fascicolo sanitario che è dell'assistito. Io vado a vedere le informazioni che mi caratterizzano in termini di trend. Se io periodicamente vado a fare i miei esami del sangue, su alcuni parametri con gli esami del sangue io vado a vedere se sono migliorato o sono peggiorato. Adesso, al di là del fatto che questo potrebbe creare diciamo delle psicosi o diciamo delle somatizzazioni mentali rispetto a quello che sta accadendo, però è un'informazione molto più interessante che sfogliare il fascicolo, no? Questo è un esempio molto stupido, ma per dire l'ecosistema dati sanitari non è la fine di un progetto, è l'inizio di un processo completamente diverso, perché è irreversibile da questo punto di vista. Non tornerò più troppo sul documento, che non significa che mi dimentico del documento. Parto dal documento per ottenere questo tipo di informazioni, a valere anche per tutte le professioni sanitarie. Li vedete disegnati, peraltro sono nel decreto, quindi li faremo con una serie di cadenze che vanno dal 30 di settembre al 30 di giugno del prossimo anno, la realizzazione di tutti i servizi. Alcuni di questi servizi sono amministrativi e gestionali, sono le finalità secondarie, programmazione, pianificazione, eccetera. Se importo o esporto assistiti rispetto alle altre regioni italiane, quanto, per cosa, perché, le vado a leggere dai dati, non le vado a cercare più in sistemi dove nella moltiplicazione dei pani e dei pesci, anziché essere 60 milioni di abitanti, diventiamo 120 milioni di abitanti. Qui la base degli assistiti è comune, nulla si crea, nulla si distrugge, li vado a leggere per come il mondo si è effettivamente verificato nel periodo. Abbiamo detto federabile e federato. Qui sono le scelte possibili che fin da questo momento i territori potevano attuare. Lasciare tutte le fette al centro. Quando dico centro non vuol dire centro fisico, ma centro virtuale, cioè gestite centralmente da un oggetto, da SOGEI, che è fondamentalmente l'in-house nazionale. Potevo decidere di portarmi a casa alcune componenti, come le archiviazioni regionali, ma renderle integrate, visibili e gestibili anche dagli altri sistemi regionali o nazionali. Posso portarmi a casa la componente, quella che noi chiamiamo di gateway, che è di standardizzazione dell'estrazione e di gestione di alcune informazioni. Poi nel decreto ci sono anche i trattamenti speciali che possono essere inseriti nel gateway. Il mondo non finisce con questo modello, inizia con questo modello. La Val d'Aosta sta lavorando sulla genomica. Se io voglio correlare il dato sanitario al dato genomico, devo estrarre un'informazione un po' diversa dai gateway di tutto il resto dell'Italia. Quindi io devo andare a mappare un gateway nella Val d'Aosta un po' diverso da quello che faccio per il resto dell'Italia. Non entro nel particolare, ma mi preme darvi questo tipo di suggestione, perché disegna quello che sarà il futuro. Queste sono le scelte che nel mese di giugno i territori italiani hanno fatto rispetto a quelle modalità
di realizzazione su cui noi oggi stiamo lavorando. Tra questo vedete pure che il Friuli ha fatto la sua scelta. Tenete conto che la scelta non è irreversibile. Io posso iniziare federabile, significa io posso iniziare centralizzato e finire federato. Posso iniziare federato e posso tornare centralizzato. Perché? Perché il sistema è la fetta. La tolgo dalla torta, la rimetto nella torta, ma sempre fetta. Quindi in funzione di quelle che sono le caratteristiche peculiari, fatemi dire anche un po' di visione industriale di quello che io voglio fare nel trattamento del dato, posso fare la scelta centralizzata o distribuita. Queste sono le wave. Non sto a raccontarvele più di tanto, vi dico quello che sta succedendo adesso. Abbiamo intanto predisposto tutti i documenti tecnici che nella metà del mese di agosto sono stati mandati a tutti i territori per mettere in condizione i territori di fare i loro piani di lavoro. Entro la fine di agosto, rompendo un po' le scatole, ci rendiamo conto a tutti i colleghi sui territori, abbiamo chiesto di fare i piani e programmi di realizzazione. Questo perché nell'ultimo quadrimestre dell'anno noi dobbiamo iniziare a capire come ci addestreremo e ci organizzeremo per fare i test e collaudi con i singoli territori, nella modalità con cui i territori hanno scelto di vivere, quindi federati, federabili oppure no. E quindi dobbiamo organizzarci. Perché? Perché nel frattempo e nel contempo stiamo progettando i servizi, quindi iniziamo con i collaudi e poi procediamo. Dobbiamo scrivere un accordo di programma fra territori, ognuno è responsabile reciprocamente con tutti gli altri, rispetto a tutti gli altri nell'erogazione del servizio, quindi partiremo con dei gruppi di lavoro che ci permetteranno di fare anche la scrittura dell'accordo di programma, che poi è un vero e proprio contratto di servizio, come ci regoliamo i rapporti gli uni con gli altri. E nel contempo proseguiremo gli incontri con le professioni sanitarie per disegnare l'accessibilità ai servizi. Con questo io vi ringrazio, sono a disposizione ovviamente per tutti i chiarimenti, non solo oggi, in generale potete contattarmi direttamente al Dipartimento. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie al dottor Soi. Chiaramente il light lunch delle 12:30 sarà anche l'occasione eventualmente anche per dei colloqui privati, chiamiamo comunque delle domande eventualmente. Adesso lascio invece il palco al dottor Luigi Di Benedetto della Direzione Centrale Salute per la contestualizzazione regionale del tema. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, dopo gli interventi degli illustri relatori che mi hanno preceduto e che hanno descritto molto bene i contesti normativi e tecnologici, io vi vado a illustrare quella che è eccoci. Vado a illustrare quello che è il lavoro che abbiamo fatto, il lavoro che stiamo facendo e le cose che faremo nei prossimi mesi. Allora, i cittadini del Friuli Venezia Giulia hanno a disposizione il portale Sesamo, che è sviluppato e gestito dalla società Insiel SPA, che è l'in-house della Regione Friuli, che ha fondamentalmente due sezioni. Una sezione sui servizi FAST, cosiddetti, che sono dei servizi per il cittadino, e la sezione del fascicolo sanitario elettronico, cui si accede con un'autenticazione forte. Le sezioni sono diverse, sono queste che sono riportate, c'è una parte ovviamente di anagrafica, c'è una parte di scelta del medico curante e c'è una parte sul portale del donatore, ovviamente c'è tutta la parte anche di referti che sono a disposizione del cittadino. Questa è l'evoluzione che è stata fatta nel periodo, nel tempo. Il fascicolo sanitario nasce in Friuli nel 2019 con una serie di funzioni e documenti a disposizione del cittadino e degli operatori. Poi evidentemente in epoca pandemica ha avuto una spinta e una serie di sviluppi proprio per dare risposta alle esigenze specifiche di quel periodo, quindi evidentemente la pubblicazione di tutte le certificazioni, di tutte le vaccinazioni Covid e le certificazioni. E nel tempo poi abbiamo proseguito con le attività di sviluppo anche coerentemente con
quello che è stato detto prima, e quindi con i dettami del decreto transitorio, quindi da ultima la catena di oscuramento e, come vedremo poi anche in seguito, abbiamo iniziato a pubblicare all'interno del fascicolo sanitario anche i referti prodotti dal privato accreditato. Questi sono i numeri che in qualche modo sono già stati anticipati. Abbiamo fondamentalmente 1,2 milioni di fascicoli che sono fondamentalmente la nostra platea, sono i cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia, più tutti coloro che hanno eletto in Friuli il domicilio sanitario. Sono attivati al 100% perché l'ha spiegato prima anche la dottoressa Battilommo, in seguito all'adozione del decreto legge di rilancio del 19 maggio 2020, il 34, il fascicolo viene generato in qualche modo d'ufficio e non è più necessario il consenso del cittadino, e in questi anni, diciamo dal 2019 in poi, abbiamo accumulato all'interno di tutta la piattaforma, abbiamo qualcosa come un po' meno di 290 milioni di documenti digitali, circa 50 milioni di referti di laboratorio e un po' meno di 47 milioni di referti relativi a prestazioni di specialistica ambulatoriale. Altro dato impressionante, perché consideriamo che parliamo di 1,2 milioni di persone, quasi 192 milioni di ricette. Qui c'è un primo dato di utilizzo che adesso vado a integrare, fondamentalmente qualcosa come 615.000 fascicoli sanitari sono stati consultati, per circa un 52-53%. Questo è un dato storico sull'utilizzo del fascicolo sanitario in Friuli nel tempo. È stato creato nel 2019, come dicevo. I primi accessi significa quando il cittadino ha avuto accesso per la prima volta al fascicolo. Quindi nel 2019 ci sono stati 11.000 accessi, nel 2020 un po' meno di 90.000, come vedete nel 2021 c'è stata un'esplosione di accessi che siamo arrivati a oltre 190.000, poi col finire del fenomeno pandemico sono scesi oltre 80.000, però è interessante che negli ultimi anni, e quindi del 2023, 24, 25, il dato del 2025 evidentemente si riferisce solo ai primi mesi i dati sono aggiornati a giovedì scorso, quindi si riferisce fondamentalmente ai primi 8 mesi dell'anno. Andando a proiettare al dato siamo sostanzialmente sul 51-52.000, quindi l'interesse c'è e negli ultimi 3 anni c'è un leggero, parlando di trend, c'è un leggerissimo trend di salita. Gli accessi utenti sono il numero di utenti diversi che ha fatto almeno un accesso nel corso dell'anno, quindi parlando dell'ultimo anno chiuso, il 2024, ci sono 297.000 diversi pazienti che hanno fatto almeno un accesso al loro fascicolo. Invece sotto sono il numero di diversi fascicoli sanitari che sono stati consultati almeno una volta nel corso dell'anno, e anche qui sul 2024 il dato è di 350.000 circa. Questa invece è la distribuzione per genere. La popolazione al 1 gennaio di quest'anno in Friuli vede il 51% di femmine e il 49% di maschi. L'accesso è più o meno quello, 53% circa di utenti femmine e il 48% scarso di utenti maschi. Abbiamo anche un accesso distribuito per età, in cui si vede sostanzialmente che l'11% dei cittadini che accedono al fascicolo sanitario hanno più di 70 anni. Anche questo è un dato interessante, che significa appunto che l'accesso al fascicolo sanitario non è una prerogativa solo delle fasce d'età più giovani, ma anche insomma chi è un po' più avanti con gli anni accede e ha interesse. Questo l'abbiamo già visto, è il dato. In realtà insomma il dato sarebbe anche un po' migliore perché il denominatore è un po' più basso, però fondamentalmente il consenso è ampio. Questo è un altro numero che è interessante, fondamentalmente è il numero di medici specialisti sulla sinistra che hanno accesso possono consultare il fascicolo sanitario, e in Friuli la percentuale è del 96% contro una media nazionale del 72%, mentre
sulla destra abbiamo il numero di medici MMG e PLS che hanno fatto almeno un accesso al fascicolo sanitario nel primo trimestre, e qui fondamentalmente siamo in linea con i dati nazionali, siamo al 94 contro il 95 della media nazionale, per cui bene. Questo è già stato detto molto bene sia dalla dottoressa Battilomo che dall'ingegner Soi. Fondamentalmente il vero cambio di paradigma dal fascicolo sanitario 1.0 al 2.0 è il passaggio da una raccolta di documenti a un dato strutturato. Per chi evidentemente come me ha un background da ingegnere di informazione è evidentissimo il cambio, no? Cioè si passa ad avere il dato anziché avere un documento, però è giusto evidenziarlo perché proprio avere il dato permette di graficare, permette di fare ricerche, permette evidentemente tutta una serie di cose che col documento non si possono fare. Queste sono fondamentalmente le attività che abbiamo fatto coerentemente col decreto transitorio, quindi abbiamo già gestito la catena di oscuramento, le prossime fasi sono entro la fine dell'anno, c'è il taccuino personale ma anche e soprattutto la gestione dei dati a maggior tutela, e poi entro la fine del primo trimestre del prossimo anno abbiamo tutti questi ulteriori step ed evoluzioni da fare che sono in linea evidentemente con quello che prevede il decreto nazionale. Allora, le ultime novità sono fondamentalmente la possibilità e la disponibilità dei referti che vengono prodotti anche dalle strutture accreditate. Questo effettivamente è preso proprio dal fascicolo sanitario. Se accedete al fascicolo sanitario vedrete che compare questo pop-up che vi segnala, vi comunica che ci sono delle strutture del privato accreditato che hanno completato il percorso di integrazione e ad oggi già pubblicano i relativi referti, che sono evidentemente di laboratorio, di altre prestazioni, eventuali ricoveri. Le altre novità sono queste, ne hanno parlato prima in particolare l'ingegner Soi sull'interoperabilità nazionale. Già stiamo ricevendo per i nostri cittadini i referti di prestazioni che vengono erogate al di fuori della nostra regione, e analogamente per pazienti di altre regioni noi pubblichiamo i referti e le prestazioni. Ovviamente questo avviene attraverso l'infrastruttura nazionale di interoperabilità e con quelle regioni che hanno completato tutto il percorso e tutti i vari step che insomma richiedono un certo tipo di attività, come sa benissimo l'ingegner Soi. L'altra cosa è l'integrazione con il sistema PACS. Oggi già è possibile chiedere e fare diciamo, un download delle immagini diagnostiche entro 45 giorni dalla prestazione. L'evoluzione è quello di avere un link che sia permanente e che permetta lo scarico delle immagini che vengono prodotte a seguito di un esame tipicamente radiologico presente all'interno del sistema PACS. E qui l'altra attività, l'altra cosa su cui stiamo lavorando ovviamente è tutto il tema dell'EDS. Come già anticipato l'ingegner Soi, in Regione noi abbiamo fatto la scelta di un bundle light, che significa che il gateway e anche l'unità di archiviazione regionale con i dati in chiaro sono ospitati sull'infrastruttura centrale, in questo caso da Sogei, che è l'in-house nazionale. Queste sono le attività e le cose che abbiamo fatto in questi mesi, ma evidentemente, sì, come ha detto giustamente l'ingegner Soi, il lavoro da fare è ancora molto ed è un punto di partenza. Bene. Bene, grazie al dottor Di Benedetto. Allora, io vi chiedo di accomodarvi, riprendere posto in platea e chiamo invece l'inizio della tavola rotonda Sanità digitale tra innovazione e tutela dei dati sanitari, il nuovo decreto EDS e il parere del garante. Il moderatore è l'ingegner Pastore e lascio a lui la chiamata dei relatori
Prego. Buongiorno a tutti, sono molto onorato di essere qua. Inizio a chiamare la dottoressa Resta dell'Autorità Garante. L'avvocato Giuri, l'amico Graziano De Petris, DPO di una delle aziende sanitarie friulane, e la dottoressa Buffone, che invece si occupa che è un medico legale, e quindi ci illustrerà al meglio le problematiche dal punto di vista del medico. Inizio con una piccola premessa. Sicuramente nel fascicolo, come in tutte le cose che sono relative al pubblico ordinamento, c'è una contrapposizione tra i diritti sociali, quindi quello a vivere in uno stato ordinato, a essere curati al meglio, e i diritti dei singoli cittadini, che in particolare quelli previsti dall'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che è il diritto alla riservatezza e alla vita privata. Questo concetto questo bilanciamento deve pervadere tutto il ciclo di vita del dato, quindi da come viene identificato il paziente, perché se no diamo i referti di uno all'altro, fino al riuso, come hanno illustrato i precedenti relatori, a fini di ricerca del dato. Da un punto di vista, diciamo, come hanno illustrato anche i precedenti oratori, si tratta di andare a capire tutti i passi legislativi, e qui una delle protagoniste è stata appunto l'avvocato Resta dell'Autorità, che ha il compito istituzionale di dare i pareri ai vari decreti ministeriali, e quindi collaborare col legislatore, diciamo, sia primario sia secondario, nel far sì che le norme trovino il corretto bilanciamento tra questi due diritti. Per finire a Graziano, che invece garantisce, che sorveglia l'osservanza di queste norme e di queste cautele, di queste misure, sia di tipo organizzativo sia di tipo tecnico, in concreto in grandi realtà sanitarie. Di mezzo ci sono il punto di vista del medico, che guarda il medico legale, che guarda tutti gli aspetti collegati anche alla responsabilità medica, alla fruibilità del dato, che comunque rappresenta in qualche modo i stakeholder sanitari, anche se attualmente opera presso la Regione. L'avvocato invece rappresenta colui che fornisce consulenza alla Regione a trovare concretamente questo equilibrio. Quindi inizio a dare la parola all'avvocato Resta, che ci illustra la sua relazione. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. Ringrazio anzitutto per l'invito a partecipare a questa bellissima mattinata di riflessione. Grazie. Ringrazio anche perché credo che acquisire il punto di vista della protezione dei dati personali nell'ambito di una riflessione sull'innovazione in sanità ci consenta davvero di capire con un ulteriore punto di vista, non l'unico naturalmente, ma un ulteriore, non irrilevante, che tipo di innovazione si sta costruendo e che tipo di innovazione si vuole proporre. Partirei da un dato. Credo che l'innovazione in sanità non sia un'opzione, sia una necessità e sia una risorsa fondamentale. Credo anche però che non ogni innovazione sia realmente tale, che ci sono
dei tipi di innovazione che possono essere socialmente regressivi. Mi è piaciuta molto l'equazione critica che ha illustrato la dottoressa Battilomo. Un risultato critico può emergere perché l'innovazione si applica a un processo vecchio, ma l'innovazione può essere critica e socialmente regressiva se non valorizza, innovando, le libertà e i diritti fondamentali delle persone, l'uguaglianza, la parità di trattamento. E allora credo che l'innovazione in sanità abbia bisogno di seguire quelle che sono le 3 direttrici che traccia il 32 Costituzione nella formulazione che ha voluto Aldo Moro. Da un lato il 32 Costituzione ci dice che la salute è un diritto fondamentale ed è l'unica norma, come sappiamo, in Costituzione che qualifica un diritto fondamentale come tale, non perché non ve ne siano altri, ma perché si è sentito il bisogno di qualificarlo come diritto fondamentale del singolo. Cioè vuol dire che il singolo ha un diritto a ricevere delle prestazioni dallo Stato in modo tale da garantire la sua salute. Ma c'è una seconda direttrice non meno importante, che è quella dell'interesse collettivo. Il 32 Costituzione ci dice che la salute è un diritto fondamentale ma è anche un interesse della collettività. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un interesse collettivo che quindi lo Stato deve tutelare a garantire la sanità pubblica. Interesse per il quale si possono arrivare anche a comprimere altri diritti individuali. La pandemia ce l'ha insegnato. Ci ha insegnato a cedere un pezzo di libertà purché proporzionato, purché ragionevole, per garantire la sanità di tutti, perché la libertà individuale non può naturalmente incidere sulle condizioni di sanità, sicurezza e benessere delle terze persone. E tanto la salute è un interesse collettivo che si ammette addirittura il trattamento sanitario obbligatorio se previsto per legge, purché nei limiti del rispetto, nei limiti imposti dal rispetto della persona umana. Così volle che fosse scritto Aldo Moro, così votò l'Assemblea Costituente. Che cosa vuol dire limiti imposti dal rispetto della persona umana? Vuol dire che bisogna sempre delineare un equilibrio ragionevole tra sanità pubblica come interesse collettivo e rispetto della dignità umana. Così in ogni è quello che la Corte Costituzionale ci ha insegnato sui vaccini, su tantissimi argomenti difficili, no? Che giustamente suscitano delle sensibilità di tipo diverso. E poi c'è una terza direttrice che ci delinea il 32 Costituzione, che è quello dell'universalità delle cure, che devono portare addirittura a garantire la gratuità delle cure agli indigenti. E allora queste 3 direttrici che delinea il 32 Costituzione, una delle norme più belle della nostra Costituzione, perché tiene in sé le varie anime dell'Assemblea Costituente, deve rappresentare un pochino, a mio avviso, la stella polare, la bussola nell'innovazione in sanità. Garantire quindi appropriatezza delle cure per garantire l'universalità, l'efficienza delle cure, che vuol dire anche garantire risparmi di spesa laddove la spesa sia ragionevole, e vuol dire garantire una sanità che sia adeguata alle esigenze di ciascuno. I cronici naturalmente avranno delle esigenze superiori agli altri. In tutto questo l'innovazione può essere un volano per la garanzia del diritto alla salute, perché garantisce un controllo sull'appropriatezza delle cure, sull'efficienza, sulla corretta programmazione sanitaria, sulla governance sanitaria, sul governo clinico, oltre che naturalmente proprio sulla diagnosi, la terapia e la ricerca. E tutto questo processo si alimenta di dati che sono personali. E la protezione dei dati, perché dicevo all'inizio, è un parametro importante per valutare il processo di innovazione in sanità, perché la protezione dei dati non è un diritto tiranno. Ricordiamoci che la Corte Costituzionale nel 2013, a proposito dell'Ilva di Taranto, quindi al conflitto più drammatico tra diritto alla salute e diritto al lavoro, ci ha ricordato che nel nostro ordinamento non esistono diritti tiranni. La protezione dei dati personali è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 8 della Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ma non è, lo dice molto chiaramente il GDPR,
una prerogativa assoluta, è un diritto che svolge una funzione sociale. Funzione sociale vuol dire che incontra dei limiti che devono essere quelli necessari alla garanzia di altri diritti fondamentali di pari rango. Quindi la sfida che nell'innovazione in sanità si delinea come veramente sfida epocale, direi, è quella di garantire un'innovazione che rispetti la persona e quindi impedisca la strumentalizzazione dei suoi dati per fini che la trascendano, ma al contempo consenta una condivisione dei dati, consenta un altruismo dei dati, per riprendere una formula che le norme europee conoscono molto bene, una destinazione a fini solidaristici dei dati sanitari. Il regolamento sullo spazio europeo dei dati sanitari in questo è molto significativo, perché ci insegna e ci impone di garantire una condivisione dei dati che sia a fini di diagnosi e cura, ma anche un utilizzo secondario con tutte le garanzie per il singolo che derivano dall'anonimizzazione o dalla pseudonimizzazione secondo i casi, per promuovere la ricerca, per promuovere l'innovazione, per promuovere appunto il governo clinico. Il contributo che il Garante ha cercato di dare a questo processo di innovazione in sanità è stato naturalmente determinante in due passaggi che sono le due grandi innovazioni di questi anni: il fascicolo sanitario elettronico, l'ecosistema dei dati sanitari, ma potrei parlare anche della piattaforma di telemedicina, ancorché sicuramente più limitata come ambito. E quello che il Garante ha cercato di suggerire in un'ottica il più possibile costruttiva è di riflettere su come in sanità, nell'innovazione in sanità, vadano garantite soprattutto tre cose: la sicurezza dei dati sanitari e la sicurezza delle infrastrutture. Sappiamo che non da ora, ma da almeno 7 anni, la NATO ha qualificato, ha ritenuto addirittura attivabile l'articolo 5, quindi la clausola di difesa collettiva nel caso di un attacco cyber. Proprio ha promosso questa riflessione subito dopo un attacco a un grande ospedale, perché ci si è resi conto che attaccare un sistema sanitario di una nazione può essere davvero devastante, può rappresentare un atto di offesa suscettibile appunto di innescare, di mettere in ginocchio un intero paese. E chiaramente oggi la frontiera digitale in materia sanitaria è quella più vulnerabile e quindi deve essere quella più protetta. Se noi vediamo le statistiche sugli attacchi cyber, vediamo che i sistemi sanitari sono naturalmente più colpiti perché sono i più cruciali per la vita di un paese. Per questo la sicurezza, intesa come anche cybersicurezza, sicurezza informatica del dato e del sistema, è fondamentale ed è un aspetto sul quale il Garante ha cercato di promuovere una sensibilizzazione, non che non vi fosse abbastanza, sia chiaro, nelle istituzioni, però di accentuare, diciamo, questa sensibilità. La sicurezza del dato è un presupposto di tutela di sicurezza, quindi in questo senso pubblica, collettiva e naturalmente individuale, perché è chiaro che l'alterazione di un dato clinico può avere degli effetti clinici importanti. Pensiamo soltanto se fosse alterato per effetto di un attacco hacker il dato sul mio gruppo sanguigno e dovessi ricevere una trasfusione, è chiaro che avrei, no, un danno clinico importante. L'altro aspetto su cui è intervenuto il Garante è quello dell'allineamento tra le banche dati, o comunque diciamo tra le infrastrutture che piano piano vengono a delinearsi, a costruirsi. E mi riferisco non tanto e non solo alla, diciamo, posticipazione dell'effettività dell'ecosistema dei dati sanitari alla compiuta articolazione dell'architettura LFSE, non tanto a questo che è un tema, quanto piuttosto al garantire che ci sia un costante allineamento dei dati che diciamo confluiscono in due sistemi diversi. Quello che rileva soprattutto è la catena degli oscuramenti, no? Perché è chiaro che la catena dell'oscuramento che si verifica nell'FSE deve essere adeguatamente, diciamo, riflessa e riprodotta
in altre infrastrutture come può essere l'ecosistema dei dati sanitari. E stiamo parlando, attenzione, quando parliamo di dati sanitari, parliamo del nucleo forte della privacy, intesa come protezione dei dati, ma anche proprio come nel suo nucleo antico di riservatezza, di, come dire, tutela dell'oscurità, il diritto, diciamo, alla non trasparenza di un ambito della vita che deve restare personale, deve restare privato. Pensate soltanto a che cosa possa voler dire oscurare un dato sull'interruzione volontaria di gravidanza, dove noi stiamo raccontando non solo un dato clinico, stiamo raccontando un dato esistenziale, stiamo parlando di una ferita, stiamo parlando di un momento sicuramente non facile, che se ne dica per una donna. Quindi è chiaro che nei dati sanitari è coinvolta la fragilità del corpo, ma spesso è coinvolta la biografia di una persona. Non a caso Stefano Rodotà diceva che le prime norme sulla riservatezza, sulla privacy in Italia sono nate, oltre che con lo Statuto dei lavoratori per diciamo il controllo sul il diritto all'autodeterminazione dei lavoratori, anche per le norme che riguardano proprio la tutela dei dati sanitari. Pensiamo all'HIV, no? E per questo garantire l'allineamento tra banche dati vuol dire garantire che l'esercizio dei diritti da parte del singolo rispetto alla propria riservatezza sia sempre rispettato, sia sempre conforme a quella che è la propria volontà. Di qui anche la scissione tra un'alimentazione, diciamo, del fascicolo che prescinda dal consenso e invece una sovranità, diciamo, determinativa del soggetto, un'autodeterminazione piena rispetto al consenso e alla consultazione. Il dato dell'86% che mi ha molto sorpreso, un dato importante da parte, diciamo, della popolazione friulana, è un dato molto bello, molto, che ispira molta fiducia, perché vuol dire che alla base di naturalmente non si tratta assolutamente di ritenere che chi non presti il consenso sia in un certo senso in una posizione, come dire, non fiduciaria, però il consenso, la consultazione vuol dire che c'è fiducia anche nella relazione, nella riservatezza della relazione medico-paziente. Perché se io presto il consenso, se io ho necessità di curarmi, naturalmente devo condividere col medico, devo costruire quell'alleanza terapeutica che si fonda sulla condivisione del dato. È chiaro che non consentire la consultazione, che è una prerogativa assolutamente da salvaguardare, un diritto fondamentale, però naturalmente probabilmente risente di forse di un'esperienza negativa, risente di una scarsa fiducia nel medico, che naturalmente è un dato su cui lavorare. Non per violare la privacy, ma per capirsi, interrogarsi del perché non ci sia fiducia, non si costruisca l'alleanza medico-paziente. La terza direttrice, direi, è quella dell'omogeneità, cioè il garante, soprattutto con una nota che ha inviato a luglio 24, a fine luglio del 24, ha richiamato l'attenzione in particolare del governo sull'esigenza di una uniformità nella realizzazione del fascicolo sanitario elettronico e quindi nella realizzazione dell'innovazione, perché ritorniamo alla salute come diritto fondamentale, non può essere a geometria variabile, quindi non ci possono essere regioni che stanno indietro e regioni che stanno avanti, perché sarebbe una disparità di trattamento inammissibile e perché vanificherebbe quella che è lo scopo della riforma, quindi garantire un'assistenza adesso col regolamento sullo spazio europeo dei dati sanitari davvero transfrontaliera. Quindi prima chiaramente di condividere con i medici di altri o comunque con le strutture sanitarie di altri paesi dobbiamo cercare e omogeneizzare il nostro canale di dialogo con quelli europei, dobbiamo omogeneizzare al nostro interno i canali di dialogo. Sì, assolutamente. Scusate, Chiudo, assolutamente, scusate, una sola parola. C'è una grande sfida che riguarda l'innovazione, non solo in sanità, ma in generale, che è quella dell'intelligenza artificiale. In sanità naturalmente
può dare moltissimo, purché rimanga forte, e mi ricollego all'importanza dell'alleanza medico-paziente, purché resti forte la sovranità del medico, diciamo la determinazione del medico sulle scelte essenziali. C'è una norma del disegno di legge governativo sull'intelligenza artificiale che secondo me è molto lungimirante, che dice intanto che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in sanità non deve portare a discriminazioni nell'accesso alle cure, e ritorniamo all'universalità. Quindi l'innovazione sì, purché promuova l'universalità, non deve essere un modo per, attraverso la discriminazione algoritmica, generare discriminazione sociale. E un'altra che implica, che è una norma molto simile a quella che riguarda l'innovazione nella giustizia, e il parallelo è significativo, che implica che l'utilizzo in sanità dell'intelligenza artificiale non deve però diciamo, elidere in alcun modo la centralità del paziente, del medico, ovviamente con il consenso del paziente, consenso al trattamento sanitario, non al trattamento dei dati, sulle scelte mediche, sulle scelte di cura. Quindi il medico deve restare centrale, si può avvalere dell'intelligenza artificiale, ma non deve essere sostituito dall'intelligenza artificiale. E credo che questo sia anche qui una bussola da seguire. Il medico se ne avvalga, ma non si faccia mai sostituire. E questo è il vero senso un po' che ci riporta, e chiudo, a quello spirito del 32 Costituzione: tenere insieme salute, universalità delle cure, diritto fondamentale, interesse collettivo nella tutela della centralità della persona, come ci hanno insegnato i padri costituenti. Vi ringrazio. Perfetto, l'intervento dell'avvocato dà spunto a cedere la parola a Marco Giuri, che tratterà gli aspetti di intelligenza artificiale collegati appunto al mondo sanitario. È un aspetto che è, diciamo, che è anche molto già lungo, ancora prima che uscisse la normativa europea che lo andava a regolamentare. Ci sono state delle applicazioni importanti, soprattutto nel mondo della diagnostica per immagini. Prego. Grazie, innanzitutto mi fa veramente piacere essere qui con voi oggi. Ho trascorso gli ultimi 2 anni e mezzo per il Friuli Venezia Giulia proprio su incarico della Regione, per il tramite anche di INSIEL, per la formazione del personale medico-sanitario, e in questi 2 anni e mezzo ho toccato con mano un grande interesse e una grande curiosità, una grande attenzione a tutto il tema dei dati sanitari. Io mi occupo di privacy dal 1998, sono un po' un pioniere insieme ad altri, per fortuna, e devo dire la verità che il tema dell'intelligenza artificiale mi appassiona in modo particolare, e penso che ognuno di voi ne faccia un po' uso, ne stia facendo un po' uso nella quotidianità. Avete letto che proprio ieri è uscita una nota di ChatGPT che chiedeva scusa perché il sistema il 3 di settembre è rimasto per alcune ore bloccato per overuso, quindi un sistema che è veramente sovrautilizzato a livello mondiale. Il tema che affrontiamo oggi è appunto il tema di come l'intelligenza artificiale, come diceva la dottoressa, l'avvocato Resta poco fa, può influire positivamente e negativamente, con alcune attenzione e cautele, sul sistema appunto del trattamento dei dati sanitari. Questa che trovate è la definizione del regolamento appunto a livello europeo dell'AI Act, che definisce un sistema di una macchina che viene progettata per elaborare dei dati, ma anche per trasformarli, per modificarli, per fare delle previsioni e per dare dei responsi. Questa è proprio una definizione legale, è una norma prevista appunto dal regolamento che regola l'uso dell'intelligenza artificiale in Europa, che in buona sostanza, come sapete, è un sistema dinamico, non è un sistema statico come qualsiasi software, ma è un sistema che simula l'intelligenza umana, trasforma, è in un qualche modo addestrata ed è anche generativa quindi di contenuti. Questo è il tema principale, la grande novità appunto del sistema dell'intelligenza artificiale. Un esempio, un software che può analizzare una ecografia o una radiografia in sanità e individua
eventuali anomalie e le segnala appunto al medico. Sapete perfettamente la differenza tra le AI, ma mi piaceva ribadirla: le AI è il sistema, è il cervello, è il motore. Quando noi parliamo di ChatGPT parliamo di un sistema che dialoga, quindi la chatbot è il sistema con cui l'intelligenza artificiale può dialogare anche attraverso dei virtual agent o attraverso anche dei robot a tutti gli effetti. Quindi l'intelligenza artificiale non necessariamente parla, ma può parlare, quindi questo è un aspetto interessante che differenzia poi i due sistemi proprio per cercare di non confonderli. In sanità noi possiamo avere due utilizzazioni fondamentali, una per i sanitari e una per i pazienti. Quelli per i sanitari è veramente molteplice e assai interessante, poi quando vi farò degli esempi di quello che sta avvenendo negli Stati Uniti e in Cina rimarrete sicuramente stupiti. In termini molto semplici può aiutare nella formazione, nella informazione proprio del medico. Sapete che il medico è tenuto a una formazione continua, il sistema di intelligenza artificiale può certamente aiutarlo sia per quanto riguarda gli obblighi deontologici, ma soprattutto per quanto riguarda l'aggiornamento concreto. Sicuramente utile e direi indispensabile in futuro il sostegno dell'intelligenza artificiale nella diagnosi precoce, nella possibilità di leggere miliardi di dati contemporaneamente. Pensate a quello che veniva detto poco fa dall'avvocato Resta dello spazio europeo dei dati sanitari. È un mega fascicolo sanitario elettronico che riguarda tutti i dati, che potrà riguardare tutti i dati dei pazienti europei, che potrà dare dei benefici o al paziente e al medico, ma anche a tutte le organizzazioni di carattere nazionale che curano appunto gli aspetti organizzativi e strutturali della sanità. E ancora dispositivi medici, telemedicina, ottimizzazione organizzativa, gestione del fascicolo sanitario e dei dossier sanitari, analisi predittiva, e poi non ci dimentichiamo che l'intelligenza artificiale ci potrà aiutare a colloquiare anche meglio, magari con lo straniero che parla una lingua incomprensibile, che immediatamente ci consente di spiegare in modo semplice ma accurato quella che è un'eventuale diagnosi e prognosi sullo stato di salute, nonché pensate a una serie infinita di utilizzazioni di assistenza 24 ore su 24 attraverso sistemi di chatbot. Anche per il paziente chiaramente, scusate sono andato troppo avanti, può essere utile. Pensate a pazienti cronici, la possibilità di avere un monitoraggio continuo, di avere un accesso facilitato a delle informazioni, o anche a tutto il sistema di una inclusione più semplice nei confronti dei rapporti col medico. Vi faccio qualche esempio perché io guardo sempre fuori dall'Italia, è un mio pallino, è un interesse. Negli Stati Uniti è il paese attualmente insieme alla Cina che sta investendo di più in assoluto in tutto il mondo in intelligenza artificiale. Parliamo di due sistemi dove il sistema della protezione dei dati non esiste o esiste in un modo diverso. In Cina non esiste, negli Stati Uniti è un sistema di option out, quindi non è come il nostro dove la base è fondamentalmente la legge o il consenso, ma è un sistema dove c'è una presunzione di consenso tranne il tuo diniego. Ecco, l'intelligenza artificiale è già utilizzata in moltissimi ospedali, ad esempio in tutta l'assistenza post-operatoria. Quando ci sono le dimissioni hai un virtual agent a cui ti puoi rivolgere per ogni informazione rispetto a, diciamo, disagi o problemi che puoi avere post-operatori. Sappiate che il virtual agent conosce perfettamente la cartella clinica del soggetto che lo sta chiamando, quindi è in grado di leggere seduta stante quel sistema. Oppure ho avuto modo quest'anno di andare negli Stati Uniti per motivi appunto di lavoro, e dei miei amici hanno avuto un bimbo e la mamma, tornando a casa, si è affidata, come fanno moltissime donne negli Stati Uniti, a un sistema di AI nurse. AI nurse è un sistema che ormai è utilizzato in tutti gli stati americani, dove tu puoi chiedere direttamente al tuo pediatra o, diciamo, medico virtuale qualsiasi tipo di consiglio e suggerimento rispetto alla gestione del nascituro e del neonato quando sei a casa. Parliamo della Cina. La Cina è, diciamo, il paese dove si fa più sperimentazione. Avrete letto sui giornali della creazione del primo virtual ospedale, il primo ospedale virtuale, totalmente gestito dall'intelligenza artificiale, 42 medici virtuali, 4 infermieri robotici, 21 reparti, e hanno gestito fino a 10.000 pazienti in pochi giorni. Sappiate che al momento
È tutto virtuale per adesso, Graziano, nel senso che è utilizzato soltanto per addestramento e per formazione. Però questo è un elemento per dimostrare che il 93% delle risposte sono risultate appropriate, naturalmente al loro giudizio, poi dobbiamo vedere il nostro giudizio in proposito, ma è incredibile, ma ugualmente incredibile, ma esistente in un ospedale reale, sempre a Pechino, perché questa diciamo, operazione è stata fatta a Pechino, sempre in uno dei 24 ospedali di Pechino, una parte del triage viene operata da un operatore di intelligenza artificiale. Appena entri nel perimetro della triage c'è un robot che ti riconosce con la lettura dell'iride ed entra immediatamente nel tuo fascicolo sanitario, quindi è in grado di vedere le malattie che hai avuto tu, che hai avuto tuo padre, della tua area e di fare immediatamente uno screening della tua provenienza. Questo non è virtuale, questo è esistente in uno degli ospedali appunto di Pechino. In Italia gli usi che si stanno facendo sono usi naturalmente molto interessanti, soprattutto in radiologia, nel monitoraggio dei device, nel monitoraggio anche di alcuni aspetti riguardanti le sperimentazioni. Un piccolo aneddoto: io sono stato per alcuni anni DPO di un ordine degli psicologi importante d'Italia e ho partecipato a un esperimento fondamentalmente dove un paziente si è fatto, diciamo, si è messo a disposizione per avere una serie di sedute da parte di uno psicologo virtuale, in presenza naturalmente di uno psicologo reale. Ecco, ho avuto questa possibilità di partecipare, sono rimasto totalmente affascinato dalla gestione della relazione, perché nel primo colloquio l'intelligenza artificiale è stata, diciamo, un po' più fredda e neutrale, dal secondo e dal terzo colloquio si è, diciamo, adattato al ragazzo che aveva conosciuto nella prima seduta. Pensate che nella prima seduta, a un momento di silenzio del ragazzo, l'intelligenza artificiale ha incalzato con le domande e il ragazzo gli ha detto: ci sto pensando, dammi un attimo. Era anche un momento un po' di commozione, devo dire la verità. Nella seconda seduta l'intelligenza artificiale non è più intervenuta, ha atteso totalmente il tempo di risposta del ragazzo. Quindi ha compreso, non solo perché gliel'ha detto, ma ha compreso anche dal tenore dell'andamento della seduta che era necessario attendere qualche secondo. Tranne questi esempi, dal punto di vista normativo, quali sono i rischi? Naturalmente sono tantissime le norme a livello europeo, a livello nazionale, non sto, diciamo, a elencarle, le trovate sicuramente nelle slide. Punto di riferimento per noi è GDPR, ma poi ci sono tutte le norme relative alla NIS, allo spazio europeo dei dati sanitari, al regolamento sui dispositivi medici. In Italia abbiamo anche un interessantissimo documento dell'Agid che vi consiglio e vi suggerisco di andare a leggere, come l'ultimo disegno di legge che faceva proprio riferimento l'avvocato Resta, che mi sembra molto interessante. Quali sono i rischi? Il trattamento dei dati da parte dei sistemi di intelligenza artificiale sono definiti ad alto rischio, a livello europeo, a livello nazionale, e questo è il punto fondamentale, dove noi dobbiamo garantire certamente l'innovazione, ma mai dimenticare un sistema che garantisca sicurezza, riservatezza, minimizzazione, correttezza del dato, se no si rischia veramente di commettere degli errori gravissimi e pericolosissimi, l'omogeneità e l'interoperabilità. Un punto fondamentale del rischio che c'è nel trattamento dei dati non è solo, diciamo, la protezione del dato, ma anche l'errore proprio del sistema. Due sono gli errori più frequenti: avrete sentito parlare di allucinazione del sistema. L'allucinazione è quando l'intelligenza artificiale si inventa totalmente una risposta, una linea guida che non esiste. Perché lo fa? Non lo fa per cattiveria, ma perché è stato addestrato a dare sempre una risposta. Ed succede spesso anche purtroppo in sanità nelle sperimentazioni che si sta facendo. Ugualmente molto pericoloso sono gli errori dovuti a bias. Bias sapete che significa pregiudizio, quando non inventa ma è squilibrato nella risposta. Ad esempio dà una risposta come se considerasse che i pazienti sono tutti uomini, invece c'è anche il genere femminile, e quindi sbaglia nella valutazione dei dati. Ho finito e vado in conclusione. Uno dei documenti principali per il rispetto della protezione del dato e della privacy in Italia
è il documento dell'autorità garante dell'ottobre 2023, dove ha disposto un decalogo molto importante sul rispetto delle normative, dove naturalmente c'è la base giuridica rafforzata e i principi fondamentali del GDPR, appunto, tra cui anche la sicurezza e la valutazione di impatto, di cui ci parlerà appunto fra pochissimo Graziano. L'ultimissima cosa che sottolineo, che è una domanda, non c'ho una risposta su questo: attenzione al profilo futuro dell'errore medico e dell'errore sanitario compiuto dall'intelligenza artificiale con l'intelligenza artificiale. Quindi c'è un problema di responsabilità professionale, c'è un problema di responsabilità dei fornitori, c'è un problema appunto anche di responsabilità della struttura. Infine i codici etici e i codici deontologici dei sanitari dovranno trattare. Non possiamo dimenticare che l'uomo comunque è al centro, quindi sono tutti strumenti a fianco del medico e non potranno e non devono sostituirlo. Grazie. Quindi Graziano ci parla più dettagliatamente di un tema che è già stato affrontato dagli altri relatori, quello dell'oscuramento, e magari ci racconta anche quali sono poi le difficoltà operative, i rischi concreti che come DPO di un'importante azienda sanitaria friulana vede tutti i giorni. Le chiedo di essere super breve perché tra te e Antonella ci separate dal pranzo e avete un'enorme responsabilità. Accelereremo. Buongiorno a tutti, grazie dell'opportunità di essere qui a condividere questi ragionamenti con voi. Quando mi è stato affidato il titolo volevo cambiarlo, ho detto la catena dell'oscuramento, però poi ho pensato invece che era fondamentale, perché da lì si può partire con un ragionamento ad ampio spettro. E quindi l'ho lasciata. Stamattina poi mi sono fatto degli appunti, ho detto vediamo cosa dico, ho buttato giù 10 slide giusto per vedere un po', di chiarire le idee. Partendo da quello che ci ha detto il nostro assessore alla salute, all'inizio è necessario un approccio culturale, è assolutamente necessario un approccio culturale, sia da parte del sistema, del decisore politico, degli utenti e del medico. Il contesto del cambiamento è quello di un fascicolo sanitario elettronico che si è evoluto e di un ecosistema dei dati sanitari che è in costante cambiamento, naturalmente. La tutela del dato personale in questa evoluzione della sanità digitalizzata è fondamentale, perché non dobbiamo parlare solo di digitalizzazione, dobbiamo parlare di un nuovo modo di curare le persone, con nuovi strumenti, con nuovi metodi, con un nuovo approccio. Quindi l'empowerment del paziente vuol dire che le persone devono istruirsi ad usare questo sistema, è fondamentale. E la sfida importante è coniugare le garanzie legali che ci devono essere con le garanzie tecnologiche di corretto funzionamento, no? Perché l'autonomia del paziente deve portare poi anche a una fiducia nel sistema sanitario nazionale, che è fondamentale. Il garante ha avuto un ruolo molto importante in questo. L'avvocato Resta, che è una gentildonna, non l'ha detto così chiaramente, io che sono un vecchio nobile di campagna posso esprimermi meglio. Già fin dall'inizio il primo approccio del garante è stato questo, un contenitore vuoto, privo di garanzie di tutele. Cosa ne farete? Intelligenza artificiale? C'erano tante parole nella prima versione del sistema. Il garante poi è intervenuto attivamente, anche avete collaborato proprio nella definizione delle regole, no? Portando ad una accountability, cioè al fatto che il titolare del trattamento, in questo caso il Ministero, il responsabile, Agenas, i singoli titolari del caricamento dei dati, limitatamente al caricamento dei dati delle regioni, hanno ciascuno una responsabilità di operare correttamente in un bilanciamento corretto dei diritti soggettivi con l'utilizzo di un sistema innovativo. Questo è. L'innovazione deve essere fatta nel rispetto dei diritti soggettivi, come dico sempre ai medici quando mi dicono ma io devo curare, ho l'obbligo legale di curare al meglio, quindi ho l'obbligo anche il diritto di vedere tutti i tuoi dati, altrimenti come faccio a curarti? No, perché quando veniva la vecchina da te una volta e portava 4 referti e tu avevi un sospetto diagnostico, gli facevi delle domande, quella voleva mantenere nascosta una patologia, no, di cui magari si vergognava, e quindi tu cercavi di stabilire un corretto rapporto fiduciario dicendogli guarda che se non mi dice tutto
dovrà spendere dei soldi, faremo degli ulteriori esami, passerà del tempo e riuscirà ad ottenere delle informazioni. Ora non è che perché abbiamo una tecnologia che schiacciando un bottone noi possiamo vedere l'intera vita di un soggetto, abbiamo il diritto di poterlo fare, perché nessuna tecnologia, per quanto potente, può comprimere un diritto soggettivo tutelato dalla legge. E quindi dobbiamo agire all'interno di questo ambito. Questo non vuol dire che non si può fare. Io dico sempre tutto si può fare, basta farlo bene e correttamente, no? Quindi le sfide legali sono diventate il catalizzatore dell'innovazione nel rispetto dei diritti soggettivi. Quindi modernizzare questo sistema sanitario, no? In due pilastri, l'EDS, l'ecosistema dei dati sanitari, che poi, come ci ha detto diventerà l'ecosistema europeo dei dati sanitari. È importantissimo nell'evoluzione della società, nell'accelerazione che stiamo vivendo naturalmente, no? Quindi la modernizzazione deve essere fatta in un bilanciamento tra la libera circolazione del dato, che è fondamentale, e parleremo presto anche di vendita del dato, che adesso è vietata perché non ci sono garanzie sufficienti. Ma se è un mio bene che io possiedo, perché non lo posso anche vendere o regalare nell'ambito di un bilanciamento di diritti, magari per un bene collettivo? È una follia, qualcuno lo dice, ma è una tendenza con la quale ci scontreremo. La vicepresidente dell'autorità ha pubblicato sul tema un testo, addirittura, voglio dire. No, non possiamo far finta di no. Noi abbiamo un patrimonio informativo enorme in Regione Friuli Venezia Giulia, custodito da INSIEL con grande fatica, no? Che è appetito da moltissimi. Ma noi dobbiamo sfruttare, come ci ha detto anche il Presidente della Regione, questo patrimonio per il bene collettivo e per il miglioramento del sistema, non farcelo scippare perché non siamo capaci di gestirlo, o tenerlo chiuso e riservato perché abbiamo paura del garante, no? Dobbiamo trovare un bilanciamento nell'attività che ci consente di fare tutte queste cose per il miglioramento del sistema. Quindi formazione, ok? Allora, la frammentazione dei sistemi e il problema del fatto che vogliamo garantire il diritto all'oscuramento di un episodio che non vogliamo che altri conoscano, era precedentemente demandato all'utente, che poteva oscurare un singolo episodio, ma senza poter in qualche modo oscurare anche altri episodi che sono conseguenti a quello che in una catena appunto dell'oscuramento adesso vengono oscurati, perché da un esame clinico conseguente a un referto si può sapere e conoscere una patologia, dall'acquisto di un farmaco si può conoscere una patologia, quindi l'oscuramento era inutile parzialmente fatto in quel modo, quindi oscuriamo tutta la catena di tutto il sistema, no? Benissimo, non dobbiamo mai dimenticarci che dato e paziente sono la stessa cosa, no? Il medico cura il paziente studiando il dato, cura il dato, automaticamente cura il paziente, modifica il dato, cura il paziente, dato e paziente sono la stessa cosa, ok? Allora, se l'EDS non poteva essere un collettore statico di dati, l'EDS deve essere un sistema dinamico, un sistema che consente di essere una piattaforma dei servizi, non semplicemente un luogo dove andare a caricare dei dati. Abbiamo visto su diversi layer, su diversi strati, l'utilizzo soggettivo per motivi di cura, l'utilizzo per motivi di governo, l'utilizzo per ricerca scientifica. Per la ricerca scientifica non mi servono i nomi, per le attività di governo servono altre aggregazioni di dati, per la cura servono altre aggregazioni di dati con i nomi, e allora avrò in questo caso un sistema di sicurezza maggiore, no? E più strutturato in maniera tale da garantire un bilanciamento. Qual è il compito del DPO in tutto questo gioco? Il compito del DPO è quello di tradurre questo quadro normativo e questo quadro tecnologico in una pratica operativa efficace. Questo l'abbiamo visto. Questo va. Ecco. Vabbè. Ok. In una pratica operativa efficace è necessario però un cambiamento culturale. Cioè noi dobbiamo, gli operatori sanitari abituati a lavorare in un certo modo devono essere istruiti su questo nuovo sistema. La formazione sarà fondamentale, ma ci vuole anche formazione e acculturamento degli utenti, naturalmente, no? Perché il fatto che l'oscuramento crea deliberatamente delle lacune informative nel sistema
non deve essere visto come un errore, una cattiveria, una volontà del garante, una becera interpretazione negativa del DPO, ma è semplicemente una scelta legittima che va rispettata, e questa scelta legittima del paziente diventa un'azione sistemica, perché impatta nel funzionamento del sistema. Quindi paziente, sistema sanitario, operatori sanitari, tutti devono essere a lavorare in maniera concorde. Ok? E bisogna capire che sono molto importanti due strumenti: il profilo sintetico paziente, patient summary, e il dossier farmaceutico, perché quelli è il sistema dell'emergenza, quelli mica li posso oscurare. Quindi se il sanitario sa usare il sistema, riesce comunque a capire, a interpretare il mio stato di salute, anche senza sapere che io ho fatto quell'esame di cui mi vergogno. È lì che bisogna arrivare, no? Ok? Quindi, a parte che adesso poi bisogna lavorare sui medici di medicina generale perché non compilano il profilo sintetico paziente, siamo molto indietro, no? Bisogna discutere, e quindi è chiaro che ci sono delle lacune grosse che bisogna colmare, ma sono lacune organizzative di sistema. Il DPO ha il compito di guidare questo cambiamento culturale, che è strategico, naturalmente, garantendo che la garanzia legale si traduca ovviamente in procedure operative efficaci, perché così il personale sanitario deve poter comprendere che il rispetto della privacy, io non uso più questo termine perché è fuorviante, poi ti dicono ma tanto Facebook sa tutto di noi. No, si chiama corretto trattamento dell'informazione. Il corretto trattamento dell'informazione nel rispetto dei diritti è la parte integrante della cura, Quindi per avere un sistema sanitario nazionale che non sia solo efficiente, no? Nella revisione dei processi, ma che sia efficace, ma anche profondamente umano e degno di fiducia. Vi ringrazio. Grazie. Adesso chiedo la parola alla dottoressa Antonella Buffone, che ci andrà a illustrare quali sono le concrete misure e le sfide che la Regione Friuli-Venezia Giulia dovrà affrontare per quanto riguarda il tema delle DS, quindi di un pieno sfruttamento e accesso a dati sanitari strutturati. Prego. Buongiorno, ringrazio, sono molto contenta di essere l'ultima perché hanno detto quasi tutto quelli prima di me, per cui sarò sintetica. Allora, cosa può dire un medico legale stagionato, anche se ormai sono già passata la categoria degli anziani, e analogico, perché io sono partita nel 1978 entrando nel mondo sanitario, dove i nostri docenti scrivevano inizialmente con il gesso sulla lavagna e noi ci divertivamo a tirare poi il cancellino come i bambini delle elementari. Si scriveva a mano le cartelle. Poi siamo passati a alcuni strumenti informatici che ci permettevano di gestire l'accettazione amministrativa. I laboratori e la radiologia erano più evoluti. Le ricerche scientifiche si facevano con l'Index Medicus, lì quella roba cartacea, dove devi aspettare gli articoli che te li spedivano, vi ricordate? PowerPoint, grande evoluzione tecnologica. Per cui ogni tanto dico, ma forse le nuove generazioni non sanno da dove siamo partiti e quale evoluzione abbiamo fatto da un punto di vista tecnico. Io ho scritto la tesi di laurea con la macchina da scrivere manuale, poi sono passata all'elettronica e poi finalmente è arrivato il computer. Io mi ricordo quelle cartelle cliniche scritte a mano, benissimo dagli studenti, sempre peggio poi dai professionisti perché scrivevano sempre poco. Però devo anche dirvi che da quando abbiamo informatizzato, diciamo, non la cartella clinica informatizzata perché non esiste ancora, ma abbiamo cominciato a utilizzare i sistemi informatizzati come macchine da scrivere, le informazioni riportate erano sempre meno. Più noi strutturavamo cosa doveva essere scritto, meno i professionisti scrivevano e siamo tornati alle crocette. Quindi una delle cose che io richiamo come ricordo che la tecnologia ci porta avanti, altro ricordo splendido
del mio esame di radiologia mi hanno fatto leggere un attacco cerebrale che era appena arrivata. La risonanza magnetica non esisteva. Io vedo il professor Di Lenarda, ma anche il preside, e adesso stiamo a discutere sul telemonitoraggio, come gestiamo i dati. Ecco. Non è che ci siamo fermati, il concetto della trasformazione c'è stato e probabilmente chi è nato come me analogico ha accettato molto di più questa evoluzione perché ha visto la potenzialità, ma ha visto anche i pericoli. E un medico legale come me, in questo momento, visto che siamo qui alla fine, vuole solo lanciare degli spunti, proprio nell'organizzazione del fascicolo, che nella nostra regione non ha un bisogno così importante, perché noi, grazie all'autorità garante, nel 2013, quando abbiamo introdotto la gestione dei consensi, le altre regioni ci hanno odiato, ma ci hanno tutti copiato dopo, e devo ringraziare la dottoressa Di Minco del Ministero con cui ho incominciato a lavorare sul fascicolo, con il dottor Filippi e la dottoressa Melchionna dell'autorità garante, con tutti i colleghi dei sistemi informativi che abbiamo cominciato a costruire un fascicolo sanitario elettronico, ma noi nel 2013, che eravamo già avanzati come regioni, come dati che si gestiva, come dossier sanitario, come fascicolo, abbiamo dovuto chiudere tutto. E vi posso assicurare che nel momento in cui abbiamo fatto questo grosso sforzo, e tanto di cappello ai professionisti delle aziende e a INSIEL che ci ha dato un supporto importantissimo, abbiamo costruito la gestione dei consensi. E con quella gestione io mi ricordo che i clinici, quando arrivavano i pazienti, dicevano: ma tutto lì nel computer, dottore, perché non vede? È perché lei non ha dato il consenso. E beh, se glielo adesso, e vi posso assicurare che raccoglievano il consenso col paziente davanti. Informazione, formazione. Abbiamo dei colleghi che dicono: non sta a dare il consenso che non sa che cosa fanno dei dati. Informazione, formazione. A questo punto la problematica è che noi siamo a quei livelli lì perché siamo partiti nel 2013, perché noi abbiamo i dati delle SDO, guarda la dottoressa Battilomo perché sta facendo la verifica della qualità del dato, dal 1974-72, regolamento di polizia mortuaria di questa regione del 1985, informatizzato. Per cui questa regione da quel punto di vista è sensibile. In quella fascia di età che mi ha fatto molto piacere vedere sull'utilizzo che sono tutti partiti analogici perché sanno qual è la potenzialità. Vedo molta più resistenza nei giovani, che gli va bene il fascicolo, ma non me lo deve vedere nessuno. Il problema dell'oscuramento che diceva il dottor De Paretis è importante, perché se io non convinco bene il paziente, questi oscurano, perché guardate che giocano, oscurano con uno, aprono con l'altro, perché i nostri applicativi informatici già permettono di gestire questo. Quindi cosa dobbiamo fare adesso noi per fare un grosso salto e soprattutto per convincere anche noi stessi come sanitari nella sicurezza del sistema, a parte il rispetto delle norme e tutto quanto. Dobbiamo essere sicuri che quegli strumenti che noi andiamo a utilizzare per la formazione del dato, perché attenzione, qui noi stiamo parlando di fascicolo e EDS, ma che vengono dopo, ma chi produce il dato? Quali sono gli applicativi che stiamo utilizzando per produrre quel dato? È un dato certificato? È modificabile? È cancellabile? Viene firmato? Pensate banalmente alla problematica della grossa discussione dell'introduzione di una cartella clinica informatizzata. Come autentifico gli utenti che entrano? Come li autorizzo? Parliamo di doppio fattore di identificazione. Ma la tessera ce l'hanno solo i medici. E se gli infermieri? Allora pensate agli investimenti e
scusatemi, da medico che dopo quando arriva la procura, perché vedo le forze dell'ordine, per cui ci penso anche a loro, quando arriva, ci vengono a richiedere le informazioni, i file di log, piuttosto che... Allora, un tempo ci portavano via direttamente i server e i computer per andare a verificare chi è entrato, cosa ha fatto, ha modificato. Ma signori, per me quello lì è un dispositivo medico. Io, sanitario, su quei dati prendo decisioni cliniche. Quindi nel momento in cui io entro su quei dati devo essere sicuro che il gateway, l'EDS, chiunque entra nel percorso, banalmente anche il passaggio da una macchina di laboratorio all'altra, perché i gateway funzionano, mi deve dire che quel dato non si è modificato. Pensate al discorso del telemonitoraggio. Poi è vero che dobbiamo cambiare l'organizzazione, non con il sistema cinese lì che mi ha molto turbato. Perché un domani, quando ci sarà una richiesta di risarcimento danni per responsabilità professionale, non parlo di perdita di dati, chi risponde? Io per la legge Gelli devo, come medico legale, identificare i soggetti che potrebbero aver determinato il danno. Questo per finalità di rivalsa poi dalla parte delle Corti dei Conti, penso per il pubblico, ma la stessa cosa vale per il privato con le polizze assicurative che se no non ti coprono. Perché le polizze assicurative in questo momento non sono entrate in questo mondo, ma tra qualche anno diranno che sistema utilizzate? È certificato? Come adesso ci chiedono se siamo autorizzati o accreditati, giusto? Bene. Allora, quando succederà questo, che non mi do solo dell'ultima professionista che è entrato in contatto, ha preso una decisione perché ha visto quell'esame, perché magari l'EDS, che i miei colleghi tanto tempo fa mi dicevano ma perché devo passare ore uomo a riportare tutti gli esami per capire come va l'emoglobina, come va la creatinina, dice ma il laboratorio non me li può dare già strutturati? Ok, io te li do strutturati, ma l'applicativo che io ho acquistato come cartella mi sta dando la possibilità di avere dati strutturati o non fa altro che fare il PDF del cartaceo? E qui il discorso che faceva prima l'ingegnere e anche l'avvocato Resta sul discorso dei produttori. Anche la dottoressa Battile, diciamo la norma europea da questo punto di vista è molto puntuale. Per cui da un punto di vista proprio di interconnessione di strumenti, penso al rischio clinico, cioè il rischio clinico nell'ambito dell'organizzazione, del cambio dell'organizzazione, è importantissimo, perché noi dobbiamo andare a rivedere tutto il discorso della documentazione. Per chiudere, io vi porto semplicemente un esempio, perché io faccio anche autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Quando noi andiamo a vedere i documenti sulla conservazione della documentazione, sulla gestione della cartella clinica, io mi trovo esclusivamente documenti sulla gestione della documentazione clinica cartacea. Non ho documenti che mi attestino come sono gestiti i dati, come sono gestiti i referti e i documenti quando entro e utilizzo applicativi informatici. E qui lancio, guardo di davanti, la guardano, dico, forse dovremmo cambiare la vecchia circolare del Ministero sui tempi di conservazione, perché è cartaceo e tutto. Però da un punto di vista di ricerca faccio un altro tipo di discorso. Noi sappiamo molto della storia della salute dell'uomo proprio dal nostro cartaceo. Vediamo di non buttare via questi dati perché sono a scadenza, perché una volta che sono anonimizzati, per piacere, sarebbe bello vedere tutta l'evoluzione. Richiamo come ultima proprio cosa il discorso dei consensi, perché guardate che l'impatto organizzativo che avremo adesso per raccogliere e dare informazione agli utenti sul consenso disgiunto, che è parallelo, cioè integra quello del fascicolo, perché io non posso prendere quelli del fascicolo per trasportarli sull'EDS, quindi saranno dei consensi in più, e guardate che convincere la gente a utilizzare bene questo strumento, che sarà utilissimo per loro sarà utilissimo, poi è vero che molti andranno in paranoia, ma
concettualmente è un dato veramente importante. Lo sappiamo noi come clinici, perché io sono stufa di leggermi e segnarmi a mano o farmi gli schemini Excel per vedere come sta andando la creatinina, però dall'altra parte chiedere un ulteriore consenso alla popolazione che in questo momento comincia ad avere delle problematiche. Abbiamo visto la riapertura sull'opposizione, signori. Poi è vero che è una minoranza, ma quella minoranza vi crea tanti problemi, ha tanti problemi. Quindi io quello che richiamo veramente come attenzione, ma proprio da medico legale che ha lavorato molto con rischio clinico e ha fatto poi tutta la parte del contenzioso penale, civile e chi più ne ha più ne metta, è che veramente noi dobbiamo andare a certificare per dare sicurezza agli operatori e di conseguenza agli utenti, perché sono gli operatori poi che convincono gli utenti che quel sistema funziona, che gli strumenti che andremo a utilizzare sono veramente sicuri. Io sono uno del 15% che non ha dato il consenso alla consultazione del proprio fascicolo, ma c'ho solo le vaccinazioni, non c'è nessun problema, lo vedono da un'altra parte. Ma perché? Non perché non mi fido, ma semplicemente perché fin quando gli ingegneri non mi certificano che gli applicativi sono tutti a norme, io ho qualche perplessità, da vecchia, attempata, analogica. Grazie mille. Complimenti Antonella per l'intervento, è stata anche nei tempi, quindi non ho dovuto esercitare le mie prerogative di coordinatore. Sì, apro aprivo alla platea la possibilità di fare domande di interventi, a maggior ragione a quelli che hanno fatto gli oratori precedentemente. All'epoca alla produzione del fascicolo, all'imitazione, ma non alla visibilità. Sì. Sì. Comunque, i sistemi vengono accreditati non solo, ma fra i documenti che stanno circolando, fa parte dell'accordo di collaborazione che ho scritto, c'è anche un documento che noi chiamiamo Change Management, perché evidentemente i sistemi di oggi non sono quelli di domani, come lei può immaginare, e l'EDS di oggi verrà sempre più popolato con elementi che arriveranno da strumenti del domani. Quindi nel change management c'è che questo processo di accreditamento è alla base dei sistemi produttori e alla base di tutto quello che verrà dopo. Pensate alla telemedicina, che non è altro che una prestazione a tutti gli effetti per l'EDS e che dovrà prendere tutte le informazioni che derivano da strumenti che oggi conosciamo, ma che fra 6 mesi saranno magari completamente diversi. Quindi volevo darle a lei e a tutti ovviamente che questa garanzia fa parte del processo. La mia era una provocazione, anche perché io ho visto l'evoluzione, vedo l'ingegnere Di Benedetto con cui abbiamo lavorato tante volte, io mi ricordo i primi acquisti degli elettroencefalografi digitali, ci eravamo dimenticati della portabilità, di mettere nel capitolato la portabilità del dato se la gara veniva vinta da un altro. Sono delle esperienze che uno fa e quindi si vede. Sicuramente il mondo normativo europeo e il mondo normativo italiano su questo ambito è molto avanzato e anche tecnologicamente sì. Ovviamente essendo noi molto ristretti, queste provocazioni servono proprio per permettere ai tecnici, quelli veri, di poter dare le risposte. Sì. Ci sono altri interventi? Mi permette una breve replica o forse uno chiarimento dei termini? Una semplice... allora, io sono un rappresentante dell'Associazione Distribuzione Medicinali che, opera nella distribuzione intermedia di medicinali e interfaccia tutte le farmacie e le strutture pubbliche. Tutto questo discorso è importantissimo
parto dai primi interventi agli ultimi dell'avvocato, il sistema deve diventare certificato, ma in senso globale. Non si può pensare che ognuno curi il proprio orticello con la propria struttura informatica, eccetera. Nella connettività totale, la parte, direi, pubblica deve farsi carico, insieme con la parte privata, di creare sistemi sicuri, perché la cybersicurezza è fondamentale. Oggi siamo sotto attacco di guerra ibrida. Nel momento in cui la distribuzione intermedia viene colpita, come è stato il caso della nostra azienda circa 3 mesi fa, si spengono 400 farmacie del Friuli Venezia Giulia. Nel senso, non hanno più l'accesso ai medicinali. Quindi la parte pubblica deve assolutamente pensare a un sistema totalmente integrato, non vedere solo la farmacia come front-end distribuzione del farmaco al paziente, ma vedere tutta la catena di portarla in sicurezza. Quindi quello che, come rappresentante dell'Associazione Distributori di Farmaci ADF di Roma, io sono il rappresentante regionale, abbiamo già rapporti con la struttura regionale, eccetera, ma chiediamo che venga preso in seria considerazione questa figura che non sempre è conosciuta. Grazie. È solo una raccomandazione, non è una domanda. Va bene, grazie. Mi dicono l'organizzazione di chiudere perché abbiamo accumulato mezz'ora di ritardo. Comunque tutti gli interventi hanno portato al concetto di certificazione che ha diversi concetti, norme, perché c'è la certificazione di sistema di gestione 17021, c'è la certificazione di prodotto 17065, sopra tutto questo pilastro 17065, con la certificazione di prodotto, ci sono norme molto specifiche, tipo la 745 e 746, che appunto sono il regolamento sui dispositivi medici e diagnostici in vitro, che hanno un ruolo. Ci sono, anche per ritornare all'ultimo intervento, iniziative tuttora in corso, comunque norme che si stanno in applicazione, che sono da una parte la direttiva NIS2, che vede tutti i soggetti qua presenti in qualche modo assolutamente coinvolti, sta per entrare in vigore un altro regolamento che protegge i singoli apparati individuali. C'è l'intelligenza artificiale che dice che i principi della sicurezza di prodotto devono essere applicati anche all'intelligenza artificiale. C'è una difficoltà oggettiva che il legislatore secondario sta cercando di superare tra l'interazione di tutte queste norme, perché queste norme di tipo verticali, quindi a mia conoscenza, vorrei essere smentito, non c'è una norma di riferimento che consente di questa certificazione di macrosistema, che va dal dispositivo medico a cui la telemedicina raccoglie il dato, a tutta la catena che è stata illustrata. Quindi alcune certificazioni che fa tipicamente il DTD, Ministero della Salute, a mio giudizio e mia conoscenza, fanno una certificazione di aderenza ai requisiti di formato, di interoperabilità, ma non presumo che il DTD sia attualmente un organismo notificato ai sensi della 745. Allora vi invito a accomodarvi, poi adesso il dottor Montello vi dà i dettagli. Allora, grazie all'ingegnere Pastore, grazie
a tutti i nostri ospiti. Desideriamo avervi ospiti di un pranzo leggero, un light lunch, che sarà nella Sala delle Colonne, che oggi si chiama Sala Biasutti. Adesso le nostre colleghe vi guideranno in fondo allo scalone, a sinistra se non ricordo male, però vi guidiamo, ci andiamo tutti quanti assieme. Ci vediamo qui alle 13:45, di modo che così recuperiamo la mezz'ora che abbiamo preso. Grazie.
Accomodiamoci. Bene, signori, direi che possiamo iniziare. Vediamo qualche segnale. Intanto, buongiorno a tutti, io sono Mariano Corso del Politecnico di Milano e sono molto onorato e contento di essere in questa sede, in questa città che sento da sempre anche un po' mia, no? Avendo avuto la grande fortuna di lavorare con la Regione. Abbiamo un pomeriggio intenso, ho anche questo compito ingrato che mi è stato dato di recuperare un po' di tempo, quindi chiederò anche ai relatori di collaborare oppure sarò cattivissimo nel chiedergli di arrivare alle conclusioni. Allora, abbiamo 7 contributi. Io partirò dal contributo di 2 colleghi, Massimo Robioni, professore ordinario dell'Università di Udine, direttore del Dipartimento DAI e direttore della clinica di chirurgia maxillofacciale, che ci parlerà della tecno-umanizzazione e come si può andare verso un modello sostenibile per la transizione al digitale della sanità del Friuli Venezia Giulia. E poi Andrea Di Lenarda, che è direttore struttura complessa per le patologie cardiovascolari dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, che ci parlerà di tecnologie digitali e organizzazione sanitaria, quindi chiederò a loro una breve relazione su questi 2 temi, che poi discuteremo con altri colleghi a cui chiederei subito di accomodarsi qui alle poltroncine, in particolare Luisa Giove, area formazione direzione centrale salute politiche sociali e disabilità di Regione Friuli Venezia Giulia. Dottoressa Giove, si accomodi, benvenuta. E Giancarlo Ruscitti, Giancarlo, se ti accomodi anche tu. Giancarlo è direttore dei servizi sociosanitari dell'azienda regionale di coordinamento per la salute. E Diego Antonini. Diego, benvenuto, grazie per essere con noi. Non so se posso io dare il benvenuto a Diego a te. Mi fa un po' strano, però è il mio ruolo. È amministratore unico di INSIEL. Maurizio Rizzetto. Maurizio, benvenuto anche a te, direttore del Dipartimento Tecnico dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale. E per chiudere Luigi Di Benedetto, Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità di Regione Friuli Venezia Giulia. Poi introdurrò brevemente i temi dei contributi specifici dei nostri relatori. Parto con un breve, problem setting. Vogliamo parlare in questa sessione di come la transizione digitale verso, adesso poi il collega Di Benedetto la chiamerà la sanità 2.0, noi al Politecnico la chiamiamo Connected Health, avendo dimenticato l'italiano per una brutta patologia, come questa transizione può essere abilitata, forse dovremmo dire accelerata, perché non è che non ci sia stata una transizione in questi anni, c'è stata una transizione
che oggi però dobbiamo capire perché e come può essere accelerata. Allora, in questo ragionamento sulla transizione verso un nuovo modello di sanità vogliamo parlare di leve diverse, vogliamo parlare di competenze, e ne parlerà in particolare la dottoressa Giove, ma vogliamo parlare di organizzazione e ovviamente di tecnologia. Quindi cerchiamo di fare un ragionamento a tutto tondo. Dicevo, volevo partire da un problem setting, cioè l'innovazione in sistemi complessi come quello della sanità e della sanità pubblica non è un qualcosa di naturale, cioè non accade spontaneamente. L'innovazione, così come il cambiamento, fanno male, cioè trovano sempre grandissime resistenze, e allora si riesce a fare innovazione solo. C'era un collega diciamo dell'anglosassone che lui lavoravamo assieme, e quando lavoravamo sui temi dell'innovation management lui iniziava sempre dicendo: where is the pain? Dov'è che fa male? Perché se non fa male non si cambia e non si innova. Allora, noi siamo fortunati perché fa veramente male. Cioè, allora, primo tema, il contesto attuale della sanità, del sistema sanitario italiano, è un contesto che ha delle problematiche importanti. Il che, dal punto di vista di chi si occupa di innovazione e di cambiamento, è, come dicevo prima, una buona notizia, nel senso che vuol dire che ci sono i prerequisiti per poter fare qualcosa. Soprattutto il sistema sanitario nazionale è un sistema sanitario che nel presente eroga un livello di servizi comparabilmente buono se ci confrontiamo anche a livello internazionale. Poi è chiaro, uno localmente può dire ce la caviamo oggi piuttosto bene, ma è quando guardi le prospettive di sostenibilità che il sistema sanitario italiano è un sistema sanitario che ha l'obbligo di innovare. E perché? Perché abbiamo evidentemente un problema di efficientamento, ma è un problema strutturale, cioè non è un efficientamento che si può gestire in modalità incrementale. Se guardiamo, questa è la grande polemica che c'è sempre tra opposizione e parte governativa, no? Parte governativa dice investiamo di più, no? Investite di meno rispetto a... In realtà qual è oggi la situazione? La situazione è di un sistema sanitario nazionale complessivamente povero, cioè in cui la quota di risorse che noi riusciamo a mettere a disposizione dei servizi sanitari è comparativamente bassa. Cioè bisogna far parlare sempre i numeri, perché sennò uno dice rispetto a cosa. Allora, noi abbiamo un rapporto tra spesa sanitaria e prodotto interno lordo, un indicatore, ma un indicatore tutto sommato ragionevole, che è in diminuzione ed è programmato per dover diminuire. Sono vincoli di finanza pubblica e dobbiamo tenere conto che se le risorse devono diminuire, la domanda di salute è una domanda ampiamente prevedibile e stimabile, perché va con la demografia. E quindi noi sappiamo di essere un paese in cui è molto importante questa transizione demografica, no? Noi abbiamo questa fortuna di essere un paese longevo, abbiamo la sfortuna di essere un paese a bassissima natalità, quindi ci stiamo preparando a essere un paese che avrà in pochi anni una crescita molto molto rapida della domanda di salute. E quindi evidentemente questi rapporti tra risorse disponibili e fabbisogno è molto critica. Allora, dicevo, programmata di dover scendere al 6.3, dover scendere anche ulteriormente. Adesso do numeri che magari non sono aggiornatissimi, però in Germania siamo al 10.9, in Francia al 10.3,
Non faccio la comparazione con gli Stati Uniti, che è un sistema anche molto inefficiente, se vogliamo, ma è chiaro che c'è un problema. C'è un problema problema sociale, soprattutto in termini di discriminazioni, oggi di diversità di diritto alla salute in termini territoriali, che soprattutto poi ha un aspetto di qualità della cura, ma anche un aspetto di tempi della cura. I tempi d'attesa sono un problema fortissimo nella sanità pubblica e questo sta producendo il fenomeno della grande crescita dell'out of pocket, che ha da una parte la salute è il più grande mercato che si sta aprendo nel paese, no? E quindi dal punto di vista imprenditoriale vuol dire stimola l'innovazione, stimola l'intervento dei privati. Dall'altro, dal punto di vista della coesione sociale, dà grandissimi problemi. Il cosiddetto out of pocket, piuttosto che la rinuncia alla cura, sono fenomeni che vanno monitorati e che rappresentano, quindi where is the pain, here is the pain. Cioè qui c'è un grossissimo problema, perché poi evidentemente si va soprattutto sui pazienti più poveri, più fragili. E poi c'è un problema, secondo me, ancora oggi più macroscopico, che se anche ci fossero le risorse finanziarie, oggi abbiamo una grandissima carenza di risorse professionali, di risorse umane. Non abbiamo medici, non abbiamo infermieri e non abbiamo neanche la materia prima per produrli, quindi non è neanche un problema dei numeri chiusi, no? Anche qui volevo dare dei numeri, noi ingegneri diamo sempre i numeri. Ah no, scusate. Ecco, in termini di comparativi noi abbiamo 6,4 infermieri oltre 1.000 abitanti, in Francia 11, in Germania 13. Non può funzionare. Poi li paghiamo anche molto diversamente, però non può funzionare. Qual è l'unica strada possibile? Quando ci sono questi grandi divari, l'unica strada possibile è l'innovazione. Cos'è oggi l'innovazione? L'innovazione è il digitale. E quindi, ovviamente, quando si parla di sanità 2.0 è quella che noi chiamiamo la sanità connessa, una sanità basata su un ecosistema di dati che permette, dati, applicazioni, servizi, che permettono di ripensare quelli che sono i rapporti tra gli attori del sistema, dove il paziente non è più paziente ma ha un ruolo attivo, dove gli operatori sanitari sono in rete, dove il dato permette di integrare attorno al paziente un ecosistema di cure che quindi supera anche i livelli di cura, le frammentazioni territoriali. Ecco, quello della sanità cosiddetta connessa è davvero una prospettiva, diciamo era un modello possibile una decina d'anni fa, oggi è l'unico modello possibile. Ed è quello che poi consente questa sanità, questo, tra virgolette, miraggio che abbiamo della sanità preventiva, partecipativa, personale e predittiva, che in realtà è quel modello, quell'approccio alla cura che non solo è qualitativamente migliore, ma è anche l'unico che in termini poi di risorse risulta in qualche modo sostenibile. Allora, molto brevemente, in tutto questo, perché parliamo di ecosistema dei dati digitali, perché parliamo di fascicolo sanitario elettronico? Perché tutto questo viene reso possibile da una architettura dei dati, che è quello dei dati sanitari, che è quello di cui abbiamo parlato questa mattina. E il cuore di questa architettura nuova su cui si baserà la sanità del futuro è sicuramente il livello regionale e in parte nazionale, quindi il fascicolo sanitario elettronico da una parte e l'ecosistema dei dati sanitari dall'altra. Quindi questo è sicuramente la grande prospettiva, è quello che consente di rivedere la cura, ma anche quello di ripensare il governo del sistema, quello che permette di creare il combustibile per la ricerca. La ricerca sta facendo dei passi straordinari se pensiamo all'intelligenza artificiale, ma si nutre di dati puliti.
Allora, per produrre queste grandi moli di dati puliti, evidentemente dobbiamo fare tutto quello di cui in parte stamattina abbiamo parlato. Allora, come gestire questa transizione? Intanto questa transizione si vede nelle risorse. Noi come osservatorio andiamo a vedere come stanno evolvendo le risorse digitali, la spesa digitale in sanità, e vediamo che c'è un incremento, ma non ancora, cioè molte delle risorse PNRR ancora in qualche modo devono arrivare a terra, e siamo in un momento topico. Cioè questi prossimi mesi, ormai non si parla più di anni, i prossimi mesi sono un po' la prova. Cioè o tutto il grande sforzo che abbiamo fatto porterà i risultati sperati, oppure avremo perso una grandissima opportunità. Ed oggi possiamo anche dire che i germogli di questa trasformazione si vedono, bisogna guardare bene per vedere i risultati, però i germogli ci sono, queste pianticelle che andranno fatte crescere. Ecco, ne parlavamo anche durante il pranzo. Qual è la sindrome possibile? Noi adesso abbiamo piantato, abbiamo queste pianticelle che stanno crescendo, poi le pianticelle del digitale per crescere hanno bisogno di attenzione, di sicurezza, di cura. Chiunque si occupa di digitale sa che qualunque infrastruttura e sistema digitale richiede poi competenze, risorse finanziarie e attenzione per la sua manutenzione ed evoluzione. Quindi il fatto oggi di vedere come se il mondo finisse al 2026 con il PNRR è un grande errore. Allora, domande che vorrei fare, evidentemente, che dobbiamo farci, è come fare, come in questo momento agire per curare la messa a terra di tutto questo grande sistema di opportunità che abbiamo, come far interagire i diversi settori, il sistema sanitario italiano è molto frammentato, no? Le nostre regole di architettura fanno sì che poi ci siano tutta una serie di divisioni e di difficoltà di coordinamento. Invece, ecco, il senso di urgenza, l'importanza di ciò che facciamo deve aiutarci in qualche modo a superare queste difficoltà, e poi evidentemente come facciamo ad andare verso un sistema di sanità connessa che sia sostenibile nel tempo. Bene, poco tempo a disposizione per rispondere a queste domande, grande importanza dei quesiti. Allora, passo subito la parola a Massimo Robioni. Ho pronunciato... Ho tirato a indovinare, però. Grazie Massimo. E ti devo chiedere 6-7 minuti. È impossibile. Allora io preferisco non parlare, glielo dico sinceramente, perché io su questo tema mi sono molto impegnato e mi impegno tutti i giorni in ospedale e mi impegno tutti i giorni a portare un messaggio qui. Io preferisco non portare un messaggio monco, perché io mi impegno, e quindi se deve essere 7 minuti io ringrazio, ma preferisco non parlare, posso partecipare alla tavola rotonda. Va bene, allora come partecipante alla tavola rotonda vuole darci una... Ma il messaggio, e questo è un peccato perché la presentazione... Io mi sono permesso, avendo parlato con il... Sì, lo so, però... di mettere all'inizio proprio per dare un... No, la ringrazio, ma 7 minuti non sono sufficienti. Quanti ne vuole? No, io almeno 15 come era pattuito. Mi dispiace, allora non fa niente, non so se la perdita è per voi o è per me. Sicuramente... sicuramente... Gli organizzatori mi dicono che vanno bene 15 minuti. Io la ringrazio, allora se può andare avanti là. No, non si tratta di deludere, si tratta che io... deve rispondere a tutte le domande che abbiamo fatto. Ma non ho capito, sono venuto qua in una sorta di ricatto scientifico, sono venuto qua... No. Ecco, io vi ringrazio di questa, e scusate la mia determinazione nel poter portare avanti la mia idea, ma se andiamo avanti possiamo partire con la presentazione, grazie. Allora, il concetto di tecnomanizzazione... va avanti così, ecco qua. È un concetto che si basa su una riflessione profonda, cioè una riflessione profonda di chi lavora all'interno degli ospedali
e ha notato una grandissima diciamo, disparità tra quella che è la realtà e la necessità dei cittadini e quella che è la realtà della tecnologia. Vanno a due velocità completamente diverse. Per questo io, la domanda che mi sono posto è quale sanità meritano i cittadini del Friuli Venezia Giulia, ma quale sanità meritano i cittadini italiani fondamentalmente. E cosa... Che succede qua? Quale sanità meritano i cittadini del Friuli Venezia Giulia? Dobbiamo considerare che noi in questo momento ci troviamo in una situazione molto particolare dal punto di vista invecchiamento demografico, crescita della cronicità, carenza del personale sanitario e diseguaglianze territoriali. Questo è uno dei temi molto importanti e siamo a rischio di una tempesta perfetta. Questo l'ha scritto il vicepresidente della Corte Costituzionale Luca Antonini. E quindi di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di ripristinare l'universalità delle cure. Quindi prima di parlare di tecnologia, di transizione digitale, dobbiamo ritornare a quella che la sfida europea con la missione 6 ci impone. Dà alcune caratteristiche, ma per integrare l'interazione e riequilibrare quel giusto fare tra ospedale e territorio. Che cosa significa? Dare digitalizzazione, dare tecnologia, non sempre. C'è prima un passo fondamentale che è quello dell'umanizzazione delle cure. L'umanizzazione delle cure è un concetto che, se considerato come è stato sempre considerato il rapporto medico-paziente, è sbagliato. Dobbiamo considerare fare un passo evolutivo. Dal 78, da dopo che la Tina Anselmi aveva dato inizio al Sistema Sanitario Nazionale, c'è stata una grandissima perdita in questi anni con la logica economico-finanziaria che ha dato spazio a tutta la perdita della parte umanizzata. Quindi si è perso quello che è il concetto principale, la cura. La cura è una primarietà esistenziale, noi lo sappiamo, e questa cura deve riparare l'anima, deve riparare le ferite, la cura è fondamentale in questo. E paradossalmente noi abbiamo occupato questo spazio di pensiero perché questa pigrizia intellettuale deve oggigiorno non lasciare il passo, deve lasciare il passo all'emotività e al ragionamento. Quindi noi abbiamo fatto gli stati generali l'anno scorso sull'umanizzazione delle cure, che era importante riportare al centro un dialogo proattivo nella direzione dell'umanizzazione delle cure come progetto di visione, come una modalità di attivare una prospettiva clinico-assistenziale e organizzativo-gestionale. Quindi in questa umanizzazione delle cure, così come l'abbiamo declinata negli stati generali, abbiamo dato la centralità al paziente e abbiamo sviluppato un'idea che deve diventare e può diventare un modello per la sostenibilità. Io questo lo propongo all'interno della nostra regione Friuli Venezia Giulia, nella quale abbiamo declinato i nostri principi di umanizzazione delle cure nella Carta di Udine. La Carta di Udine è un documento scientifico che riporta in chiave moderna 13 punti per l'umanizzazione delle cure che possono essere tutti quanti convertiti in un'azione. E questo è molto importante. Poi abbiamo analizzato il problema della qualità della cura, perché in tutto questo passaggio che oggi ho sentito della tecnologia ci siamo dimenticati della qualità della cura, quella fatta e quella percepita, e quella reale, perché questo è fondamentale, perché quando perdiamo questa dimensione abbiamo perso la partita. E l'altra è il modello di cura. Il modello di cura è fondamentale, dobbiamo iniziare a bloccare i silos, dobbiamo aprire ai dipartimenti, dobbiamo aprire alle logiche di interruzione della prestazione per dare un'unità al percorso di cura. Quindi la frammentarietà che viene data dalla prestazione oggi deve essere ribaltata. Dipartimenti che lavorano insieme per l'obiettivo la salute delle persone, perché questo è quello che ci viene chiesto. La tecnologia, sì, è un'implementazione alla cura, ma questo passaggio qua ovviamente è stato condiviso non solo da noi di Udine, ma da una grandissima rete universitaria, il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità e tante altre associazioni. E il Ministro Schillaci può alzare la voce. determinata sia dall'evoluzione delle visioni della popolazione e dai rapidi mutamenti nel settore tecnologico, economico e culturale. Questo scenario
una sanità che guarda la persona oltre che alla malattia. Questo documento ci invita a superare la frammentarietà attuale dei percorsi di cura, promuove un approccio integrato nel quale ogni paziente venga accompagnato nel proprio percorso diagnostico-terapeutico con attenzione e rispetto per la sua unicità. Un esempio pratico di questa prospettiva è rappresentato dalla Carta di ordine per l'umanizzazione delle cure e il benessere organizzativo, che punta a rafforzare il significato di presa in carico globale della persona, integrando aspetti etici, umani e scientifici, con l'innovazione tecnologica ed organizzativa. Siamo impegnati a risolvere criticità che con il tempo si sono acuite, con la popolazione sempre più anziana e spesso sola, la necessità crescente di risorse per stare al passo con le evoluzioni tecnologiche e scientifiche e una struttura organizzativa che non sempre risponde con efficacia ai bisogni dei cittadini. Questo è un incipit importantissimo che ci viene dato direttamente dal Ministero e dal Ministro Schillaci e che vede proprio l'organizzazione. Il concetto di cura è quello che dobbiamo prendere in primis in esame, perché questa grossa differenza e questo distacco tra chi propone diciamo, le tecnologie che sono fondamentali adesso per portare avanti alcuni progetti e la base che deve essere data esattamente nella direzione della cura della persona, evidentemente ha un punto buio, un punto all'interno del quale non possiamo assolutamente non creare una base che possa ricevere ed acquisire le tecnologie con competenza e con una finalizzazione. Questo lo dice anche il nostro assessore Riccardi. Possiamo andare avanti, ma l'equilibrio uno dei punti fondamentali è quello del riequilibrare l'ospedale, il territorio, quello che noi presentiamo e idealizziamo come un ospedale diffuso, cioè una rete importante dove le competenze dei medici devono essere tali da poter distribuire evidentemente le loro azioni a favore della popolazione. Come? Facendolo assieme all'azione che va nella direzione di una deburocratizzazione. Questo la nostra DG Sante Questo è fondamentale. La nostra Carta di Udine declina in 13 punti importanti quelle che sono l'umanizzazione delle cure, come ho detto vanno tutte quante nella direzione di poter essere declinate in azioni. Il punto 7 va proprio nella direzione della tecno-umanizzazione. Allora, quali sono le azioni sostenibili che possiamo attuare? Incremento di risorse, universalismo selettivo, continuo efficientamento. Noi parliamo di innovazione dei processi di cura. Innovazione dei processi di cura è fondamentale perché questo ci permette di andare nella direzione di un governo clinico nel quale dobbiamo avere efficacia, appropriatezza, riduzione del rischio per il paziente e la relazionalità. La relazionalità è l'umanizzazione delle cure di fatto che ci porta ad innovare i processi di cura e l'umanizzazione intesa in questo senso qua va proprio in quella direzione. Come possiamo migliorare evidentemente l'umanizzazione delle cure? Lo possiamo migliorare anche attraverso il supporto di 4 commi che sono stati inseriti nella legge di bilancio, il 360 e il 364, che ci daranno, speriamo, la possibilità di lavorare nella direzione di rivedere i modelli organizzativi basati sull'umanizzazione delle cure. Il confronto tra tradizione e innovazione è stato da sempre un momento di confronto attivo e la tecno-umanizzazione rappresenta quella chiave proprio idonea a coniugare l'innovazione digitale con la centralità della persona implementando la cura. Le tecnologie che noi possiamo implementare all'interno dei nostri modelli di cura sono per quanto riguarda la nostra attività, sono delle tecnologie che migliorano l'efficacia della cura, ma per fare questo c'è bisogno di una accurata preparazione che va in quella direzione, una preparazione che va in quella direzione, che va nella direzione della società 5.0, dove l'equilibrio tra tecnologia e risorse umane deve essere assolutamente bilanciato in un equilibrio produttivo dove la centralità dell'uomo viene assolutamente rispettata ed è proprio per questo che noi nei nostri progetti di telemedicina abbiamo posto la centralità dell'uomo
e abbiamo dato la tecnologia, fornito, siamo un team che lavora a stretto contatto con il paziente proprio per produrre un modello di cura sostenibile. Cosa significa questo? Significa di cambiare il management work, perché parliamo non più di gerarchia ma di eterarchia, ci poniamo su di uno stesso livello con un'idea di base di piramide capovolta, dove le esigenze del malato e le esigenze di fatto, perché la sanità ha questa, la crisi dei sistemi sanitari è proprio quella dove c'è una perdita di controllo sulla parte assistenziale, per cui non credo che questa possa essere colmata se non cambiamo il modello di cura, cambiamo il modo di pensare e innoviamo il processo di cura attraverso un processo culturale completamente basato su uno sviluppo di pensiero attivo che va nella direzione sulla centralità del paziente. Quindi io per il Friuli Venezia Giulia, ma in genere si potrebbe avere una forma ibrida, non un single stakeholder, non un multiple stakeholder, ma una forma ibrida dove la regia istituzionale evidentemente è quella della regione, con il contributo di tutti. Può essere un modello ideale per il Friuli Venezia Giulia, dove università, ospedali, terzo settore e imprese portano a delineare un nuovo modello sostenibile, ed è quello che noi stiamo cercando di fare oramai già da tempo in azienda sanitaria Friuli Centrale, dove l'azione tra l'università, l'ospedale, l'impresa e il terzo settore ci sta portando a creare un modello di cura che noi stiamo replicando. E cosa stiamo facendo? Siamo passati dalla visione alla realizzazione attraverso la tecno-umanizzazione, dal silos della clinica al Dipartimento Testa, Collo e Neuroscienze, dove la medicina 5P regolamenta il modello clinico assistenziale e dove invece la parte organizzativa viene fondata su alcuni pilastri. Quello organizzativo, cioè passiamo non più dal mio paziente ma passiamo ai flussi di pazienti, questo per ridare il percorso di cura. La gestione del personale deve essere fatto in un ambito si sposta sulla competenza, non è più uno vale uno ma persone competenti. Che la gestione delle risorse comunitarie sono sia le risorse umane che le risorse tecnologiche, e poi la ricerca e la formazione, che sono fondamentali per poter portare avanti il modello di cura che noi abbiamo deciso di implementare. Abbiamo un modello a matrice, quindi il nostro Dipartimento Testa, Collo e Neuroscienze lavora come un'unica unità su certi temi. Pensate che per portare avanti solo un progetto ci vuole un impegno enorme, quindi quando io sento parlare di 5-10 progetti, arrivo di intelligenza artificiale che penetra all'interno dei nostri sistemi organizzativi, mortificando praticamente l'umano, perdendo il senso di scopo, perché delle volte se non capiamo se dobbiamo avere l'intelligenza artificiale che può fare o cosa dovrebbe fare l'intelligenza artificiale per darci una mano. Quindi cerchiamo di avere questa tecnologia che ci permetta di adempiere a questo tipo di sistema. Bene, i primi risultati che abbiamo ottenuto col nostro modello di cura: abbiamo portato avanti i progetti di telemedicina, progetti di organizzazione interna all'interno del nostro team, e vedete abbiamo messo su dei lavori di laboratori di virtual planning, laboratori di bioprinting, laboratori di realtà aumentata. Sono tutte tecnologie che necessitano di un team che possa recepire all'interno della propria azione e della propria struttura qualcosa che va nella direzione dell'evoluzione. Quindi questo è un percorso di cura oncologico moderno che risente di tutte le tecnologie, ma che ha sempre la centralità dell'uomo e la guida la guida della tecnologia che supporta ed implementa la qualità della cura. Anche in ambito del percorso del paziente traumatizzato, con le tecnologie, con la TAC, l'utilizzo della TAC intraoperatoria, queste sono tutte delle opzioni che vanno nella direzione di migliorare il livello qualitativo di cura, e qui c'è un ingresso e un'introduzione consapevole e sapiente delle tecnologie che ci permettono di risolvere tante problematiche, ridurre i tempi di attesa e velocizzare i tempi di dimissione.
Il progetto di telemedicina, va bene, che è stato, ha avuto l'approvazione di Agenas e ha vinto un premio innovazione in sanità digitale, va esattamente nella direzione che stiamo lavorando, sia in termini di teletrauma che di teleoncologia, e questo credo sia un momento importante per definire quelle situazioni dove all'interno dei nostri dipartimenti noi possiamo, con un'azione di formazione, con un'azione di condivisione e soprattutto con la possibilità di mettere al centro il paziente, di lavorare in un sistema che possa garantire umanità e soprattutto simultaneità con la tecnologia. Grazie. Grazie a Massimo Rodioni. Andrea Di Lenarda, prego, anche lei le devo chiedere un sforzo di sintesi. Faremo lo sforzo di sintesi, Grazie, cerchiamo di farlo. Molto apprezzato. Bene. Allora, il disclosure. Allora, abbiamo detto, la premessa è che il clinico, io sono un clinico cardiologo, deve avere come Graziano sa, grande rispetto dei dati personali sanitari dei pazienti, della certificazione della fonte di questi dati, ma io sono convinto che nell'interesse pubblico si debba fare lo sforzo di mettere a disposizione dei clinici in un'area protetta, sotto un governo attento, in sicurezza totale, la maggior parte dei dati per cambiare il paradigma di gestione del nostro sistema sanitario, da un sistema di medicina di attesa a un sistema di medicina di iniziativa proattivo rispetto alla gestione, alla ricerca e alla gestione dei problemi. È già stato detto questa parte per cui praticamente salto, scenario clinico dominato dalla complessità e dalla multimorbidità, sanità digitale forse unico grande risorsa opportunità per la efficientazione del sistema, processo di sviluppo della piattaforma digitale nella nostra regione purtroppo molto lento, non sappiamo quando finirà, la diffusione è largamente incompleta, ci sono diversi problemi tecnici e non sappiamo quando arriverà la fine, però dobbiamo lavorare almeno step by step perché questo processo continui a progredire, perché forse è una delle poche o l'unica salvezza che abbiamo. Lascio stare, vado avanti, vado direttamente ai punti così non mi odierete. La situazione attuale è quella di un sistema ridondante e frammentato, per cui il paziente è al centro, ma intorno al paziente ci sono una serie un numero N di attori, dal medico curante ai vari specialisti, che agiscono nell'interesse del paziente ma agiscono indipendentemente. Il paziente viaggia come Ulisse nel Mar Mediterraneo alla ricerca del prossimo esame e fatto l'esame viaggia alla ricerca di chi lo concluderà e una volta che ha trovato chi lo concluderà quello inevitabilmente gli chiederà un altro esame, anche perché se è nel privato convenzionato non vedrà quello che ha fatto e quindi dovrà ripeterlo. Questo sistema è chiaramente insostenibile, è un sistema che ci porta alla morte certa e questo sistema forse ha l'unica soluzione nella estensione della conoscenza delle informazioni sanitarie da parte di chi ha in carico il paziente, non di tutti, di chi ha in carico il paziente e ha la responsabilità della sua cura. La situazione forse peggiorerà con le case di comunità, perché se la casa di comunità non sono contro la casa di comunità, sto lavorando per la casa di comunità, ma se la casa di comunità sarà il supporto al paziente che non trova il medico di medicina generale, abbiamo già risolto il problema, il paziente non trova il medico di medicina generale e quindi finirà in un numero non calcolabile nella casa di comunità hub più vicina, dove dovrà essere gestito da personale che forse non ha l'esperienza per gestirlo e quindi il problema sarà gramo. Allora 5-6 punti solo enunciati per arrivare alla fine e chiudere in pochi minuti questo intervento. Primo punto, dati.
la disponibilità di dati sanitari per la stratificazione e programmi di medicina di iniziativa. Ovviamente deve essere in maniera sicura, in maniera protetta, solo per chi ha la delega alla gestione, solo per il governo clinico, non certamente sparsi per l'umanità, ovviamente certificati, ovviamente di buona qualità, standardizzati, completi. Il fascicolo sanitario 2.0 sicuramente è un grande passo avanti su questo tema, ovviamente utilizzabile legalmente da chi è autorizzato a utilizzarli, non certamente in maniera estensiva, secondo algoritmi scientificamente validati. Qui faccio un accenno all'intelligenza artificiale, che sicuramente è una grande opportunità, ma noi dovremmo utilizzarla una volta che è certificata da un lato e validata come output dall'altro, perché non possiamo immaginare che qualsiasi algoritmo esca dall'intelligenza artificiale possa essere di per sé meglio di quello che noi già facciamo, dovremmo validarlo. E qui c'è una discrepanza dei tempi, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è molto più veloce di quello che è la nostra capacità di validare il dato, e questa è una criticità secondo me importante. L'altro tema è quello della medicina di iniziativa e della value-based healthcare, argomento tanto caro a Silvio Brusaferro, che è la nostra salvezza, forse, se riusciremo a raggiungerla. Abbiamo come azienda proposto e decretato una population health per analizzare questi dati. La criticità, la Regione ci ha deliberato un programma su questo tema, anche finanziato. Stiamo cercando di risolvere i problemi di accesso ai dati, di utilizzo sicuro e governato delle informazioni per passare alla medicina di iniziativa. Secondo punto, più brevi, fascicolo sanitario elettronico, disponibilità diffusa delle informazioni cliniche dei pazienti. Abbiamo avuto belle notizie stamattina. Le informazioni del privato convenzionato saranno disponibili nel 2026, saranno disponibili il fascicolo sanitario elettronico, non so se tutti accederanno perché il visore referti non le avrà, però possiamo aggirare. Insomma, qualcosa si muove e questo credo che sia una cosa importante. Altre cose importanti sarebbero la digitalizzazione dei referti delle professioni sanitarie. Gli infermieri producono referti molto importanti che in questo momento non sono disponibili perché non c'è la firma digitale. I piani terapeutici, che occupano un 10% della nostra attività, non sono disponibili in rete. L'informazione di ricovero o di missione di un paziente non è disponibile al medico di medicina generale in linea. Questo sarebbe fondamentale per la gestione del periodo di vulnerabilità. La televisita, per fortuna, è una realtà. Siamo arrivati non da molto in questa regione a avere a disposizione la piattaforma funzionante. Abbiamo già testato la cosa e funziona con le case circondariali, con serie di pazienti, insomma la cosa funziona abbastanza bene. Credo che su questo, per un programma win-win, si dovrebbe espandere quelle che sono le potenzialità nelle aree critiche. Casa circondariale, l'ho detto adesso, aree interne del Friuli, aree interne importanti e poco servite, sia in provincia di Pordenone che in provincia di Udine. Secondo me quello deve essere il prossimo passo di sviluppo, perché ha una ricaduta rapida. Questa è una televisita di ieri in casa circondariale, non è che lei è un'infermiera, non è la paziente, che era un paziente, che ovviamente non ho fotografato, ma funziona, la cosa è andata normalmente. Teleconsulto, questo è forse quello che cambierà un po' la nostra vita. Parlo di teleconsulto prevalentemente asincrono. Con pazienti multimorbidi e complessi è necessario poter comunicare e discutere tra professionisti, incluso il medico di medicina generale, in maniera agile. La ricerca telefonica di un collega per spiegare, per chiedere consigli, è una ricerca impossibile in termini di time consuming e quindi questo secondo me è una delle grandi risorse potenziali che noi possiamo avere. Vado avanti, nel nostro Dipartimento l'abbiamo attuata da circa un anno con un modello di order entry ospedaliero, ma ovviamente l'estensione, e dovremmo essere vicini alla piattaforma Poema di questa funzione, permetterebbe di collegare, cosa fondamentale, l'RSA, la medicina generale, i privati convenzionati, per allargare la platea di chi può chiedere un consiglio allo specialista e lo specialista può rispondere nei tempi suoi, in tempi relativamente brevi, ma non in linea, quando l'organizzazione glielo permette, per dare una risposta del tipo: lo prendo in carico, ti risolvo il problema, oppure non ha indicazioni a fare altro. Telemonitoraggio, solo lo enuncio, siamo molto lontani,
per una nicchia di pazienti molto critici sarà importante, ma siamo molto lontani, quindi inutile che perdiamo tempo. Funziona. Teleriabilitazione, ugualmente credo che siamo lontani nello sviluppo della piattaforma. Ultime due. Di cosa non abbiamo bisogno? Non abbiamo bisogno di prescrivere la telemedicina come fosse un farmaco. La telemedicina è uno strumento di comunicazione a supporto di una rete integrata di clinici e non certamente una soluzione di per sé al problema. Di soluzioni complicate e difficili da adottare, perché più è semplice più sarà facile l'implementazione, facili per il paziente e facili per gli operatori, di sovrastrutture burocratiche che rallentano l'adozione del modello, di servizi archivi digitali paralleli che duplicano quelli aziendali presenti, di investimenti parcellizzati o microfinanziamenti parcellizzati o microprogetti fuori dai percorsi aziendali, magari con riferimento a centri privati remoti che saranno sicuramente più competenti di noi, ma essendo fuori dai nostri archivi non possono che creare prestazioni e creare costi, perché non conoscendo il paziente è altamente improbabile che possano risolvere la problematica, il bisogno del paziente. Mentre di cosa abbiamo bisogno? Di cosa abbiamo bisogno? Di sviluppare e diffondere rapidamente la piattaforma all'interno delle aziende regionali, integrando la telemedicina nei flussi amministrativi e clinici esistenti, di semplificare i processi e i percorsi, di partire da progetti con potenziali importanti ricadute, l'ho accennato prima, casa circondariale e aree interne, di formare gli operatori, parlerà Luisa dopo, che tutti quelli che hanno in carico il paziente possono visualizzare tutte le informazioni pertinenti al paziente e alla loro patologia per poterle gestire meglio. Il non farlo come adesso moltiplica le prestazioni e moltiplica i costi. Di un centro servizio efficiente, di utilizzare in sicurezza i dati sanitari nell'interesse della salute pubblica e di sviluppare l'intelligenza artificiale in modo critico e non sicuramente farci travolgere. Vi ringrazio. Allora, grazie al dottor Di Lenarda. Ecco, allora adesso cominciamo la parte di tavola rotonda vera e propria. Io partirei da Luisa Giove. Luisa Giove, area formazione, direzione centrale salute politiche sociali e disabilità di Regione Friuli Venezia Giulia, che ci parlerà di come procedere al necessario programma di upskilling, reskilling degli operatori sanitari, quindi dove siamo e che cosa si intende fare in Regione Friuli Venezia Giulia. Chiedo alla regia di aiutare. Buon pomeriggio a tutti, sono onorata di essere qui insieme a voi. 5-6 minuti le devo chiedere, purtroppo. Assolutamente sì, infatti ho riconvertito mentalmente il mio intervento proprio per tentare di dargli un taglio pratico ed essere estremamente rapida. Allora, il mio intervento ha ad oggetto il piano di digital upskilling per gli operatori sanitari. Sono un insieme sostanzialmente di azioni che vengono condotte in stretta collaborazione con INSIEL SPA, che è qui, che ringraziamo, proprio per accompagnare il processo della digitalizzazione in sanità attraverso la formazione, quindi un operatore sanitario più consapevole. Andrò molto rapida in quelle che sono state le tappe principali del nostro iter che ha condotto all'approvazione del piano operativo per la formazione. Nel 2014 il fascicolo sanitario elettronico, che è il protagonista indiscusso del nostro piano, compare nel panorama normativo regionale, la legge 17 del 2014, e quindi rappresenta sicuramente un momento molto molto importante e fondamentale. Ma è nel 2019 che, come diceva anche prima l'ingegner Di Benedetto, quindi non mi dilungherò, Sesamo diventa una piattaforma accessibile a tutti gli utenti, quindi i soggetti iscritti all'anagrafe sanitaria regionale, e il fascicolo sanitario elettronico si può dire effettivamente oggetto di un processo di attivazione.
Il 2021 rappresenta una svolta epocale. Il PNRR con la nota missione 6 componente 2 inietta nel sistema un quantitativo di risorse che rappresentano una vera e propria opportunità per tutti, e a questa opportunità ovviamente la Regione non si è lasciata cogliere impreparata, ma soprattutto per quanto riguarda la parte relativa al campo di cui mi occupo, ha iniziato a preparare, ad elaborare un piano operativo di formazione. Nel 2022 la redazione del piano era a un buon livello di maturazione, era incassato il benestare del Dipartimento della Trasformazione Digitale ed è giunta a formale approvazione nel 2023. Il piano abbraccia un periodo di 3 anni, 2023-2026. Però è fondamentale, è vero, l'ho ascoltato nei precedenti interventi, questa è una trasformazione, come diceva la dottoressa, più culturale, strategica quasi, no? Che tecnologica. Pertanto il nostro piano si muove proprio attraverso 5 direttive fondamentali, poi andremo a vedere, ma con l'intento principale di sensibilizzare l'operatore e di creare proprio quella cultura verso il digitale che magari è ancora un po' langue. Le nostre direttive sono intanto una attenta progettazione, perché si parte da qui ed è fondamentale. Dopodiché le modalità erogative della formazione devono essere il più possibili varie e soprattutto flessibili, dare la possibilità a tutti di formarsi. I contenuti devono ricevere una diffusione massiva e poi c'è l'importante attività di monitoraggio, quindi di misurazione di ciò che è stato fatto. Andiamo rapidamente a vedere come è articolato il piano. A sinistra vedrete le tematiche principali che questo affronta, mentre a destra ci sono i target, quindi gli operatori destinatari dei nostri interventi formativi. I temi principali sono razionale, fascicolo sanitario elettronico, e privacy, quindi protezione e trattamento dei dati. Ma come potete vedere varie e tante sono le tematiche che vanno dalla change management, l'innovazione in sanità, integrazione territorio-territorio, ospedale-territorio, ecosistema e altri. Nel 2024 il nostro lavoro si è concentrato prevalentemente sui temi del razionale, fascicolo sanitario, e della privacy. Questi sono stati oggetto di attività formativa di tipo residenziale, ovvero sia in presenza. E grazie ai contenuti di questi importanti interventi formativi abbiamo potuto nel 2025 fruire delle FAD, quindi questi si sono poi traslati nella modalità erogativa FAD e sono diventati quindi uno strumento di ancora maggiore divulgazione. I target sono, come vedete, una platea estremamente ampia ed eterogenea di destinatari. Quindi andiamo dalle direzioni strategiche ai DPO, gli uffici privacy, ma anche passando attraverso gli operatori amministrativi, gli operatori di contatto, i farmacisti, anche le farmacie territoriali sono coinvolte, per poi proseguire con le professioni sanitarie diciamo che però i veri protagonisti in questo particolare momento, che segue la naturale evoluzione proprio del progetto fascicolo sanitario elettronico, sono i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, oltre che i medici ospedalieri e territoriali specialisti.
Quindi dicevamo che l'attività nel 2024 si è concentrata in formazione residenziale, importantissima perché favorisce l'ingaggio e il confronto tra professionisti, ma accanto alla formazione in presenza vediamo che stiamo utilizzando diverse altre modalità di erogazione, da remoto con sistemi di tipo sincrono e asincrono, quindi webinar, question time, FAD e-learning, newsletter, video tutorial, video pillole, insomma, e questi sono gli strumenti principali. Questi progetti formativi sono oggetto di un processo di accreditamento, quindi erogano crediti ECM, e questo è molto importante sia per favorire la partecipazione, incentivare la partecipazione, ma anche per valorizzare la formazione, che comunque insomma, ha dei contenuti estremamente importanti. Vado rapidamente su nuove modalità di coinvolgimento multicanale che hanno diciamo così, l'obiettivo di supportare la formazione del professionista, e tra queste citiamo le principali. C'è il Mentimeter, che è proprio un tool che viene utilizzato, un tool digitale che viene utilizzato nella formazione in presenza e che serve per favorire la partecipazione dei discenti, ma anche per il docente la possibilità di capire in tempo reale qual è il livello di comprensione dei contenuti che sta trasmettendo. Poi abbiamo il question time, l'esperto risponde, prima avevamo qui l'avvocato giuri. C'è un DPO a disposizione degli operatori che in determinate sessioni prestabilite risponde alle domande, soprattutto in tema ovviamente privacy, una newsletter mensile, quindi che consente la divulgazione di contenuti sempre aggiornati e sempre diversi, e poi l'importante lavoro di affiancamento, quindi nell'ambito proprio di una formazione sul campo con figure specializzate che proprio assistono i professionisti in queste, insomma, complesse pratiche digitali. Abbiamo a disposizione anche una landing page, segnalo la pagina fsnew.sanita.fvg.it. Questa pagina è accessibile direttamente dalle intranet e consente di scaricare contenuti sempre aggiornati, di rimanere anche aggiornati sulle iniziative formative, innovazioni, insomma, in costante aggiornamento, per cui è sufficiente connettersi alla pagina e sostanzialmente fruire dei contenuti che questa può offrire. Solo una rapida panoramica, vado a chiudere, siamo già nel contesto del monitoraggio. Al 36-2025 vediamo quelle che sono state le attività già svolte, quindi nell'ambito delle tre tematiche principali che dicevo prima, change management, razionale e privacy, le varie iniziative sia in presenza sia da remoto e i soggetti che sono stati intercettati. Vedremo, diciamo, minor partecipazione, ad esempio altri professionisti sanitari, ma come dicevo prima per una questione proprio di maturazione del progetto FSE. Un po' di numeri anche per capire l'entusiasmo e insomma la platea, insomma, che è particolarmente ampia. 68 sono stati i seminari residenziali, 36 con più di 2000 partecipanti, fondamentale, 36 sono state le attività di formazione a distanza che hanno coinvolto più di 1800 tra consultazioni ed iscrizioni. 3 i convegni che hanno consentito una diffusione dei contenuti dell'FSE e soprattutto uno scambio tra i professionisti, perché insomma nell'ambito dei convegni sicuramente il discente e il docente hanno da scambiarsi, e 19 tra newsletter e question time con più di 300 iscritti. Un percorso speciale è stato dedicato al medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta. Siamo in questa fase di assessment, cioè una fase di verifica di quello che è il livello di diffusione dell'utilizzo della cartella clinica elettronica. Questa attività di monitoraggio, di verifica, porterà poi all'organizzazione di una importante attività di tutoraggio, di affiancamento
che vedrà alcuni dei professionisti proprio del settore affiancare i medici e accompagnarli nella compilazione della patient summary e nell'utilizzo della firma digitale, quindi con l'obiettivo appunto di diffondere lo strumento. Però insomma ovviamente non ci fermiamo qui, abbiamo davanti ancora la fine del 2025 e tutto il 2026, quindi accanto alle attività che sono già state fatte, che andranno a consolidarsi e ad estendersi a maggiori target, vi saranno anche tutta una serie di tematiche nuove da affrontare, soprattutto per quanto concerne l'integrazione territorio-territorio, ospedale-territorio e l'ecosistema. E il percorso, quindi questa slide esemplificativa del fatto che il percorso non finisce qui, perché è anche un po' in salita, si rende bene l'idea, perché lungi dall'essere appunto un percorso isolato, il piano Digital Upskilling rappresenta invece proprio un intervento strutturato, strategico, che investe sulle persone e sulle loro capacità e competenze per cogliere questa sfida importante. Ok, mi vado. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie davvero alla dottoressa Giove e anche complimenti. Io credo che questo, per quanto state facendo, uno degli aspetti interessanti e piacevolmente innovativi del PNRR per quanto riguarda il fascicolo sanitario elettronico è stato il fatto di aver messo risorse specifiche a disposizione della formazione. L'unica avvertenza deve essere evidentemente che una cosa è fare formazione, altra cosa è cambiare i comportamenti. Ecco, qui c'è un potenziale malinteso. Noi oggi, un po' pressati dai target, continuiamo a fare aule, ore, eccetera. Invece il cambio dei comportamenti vede la formazione è importante, ma solo se è inserito in un quadro di cambiamento dei comportamenti individuali. Alcuni degli elementi però che voi avete introdotto già puntano con l'affiancamento a questa vera azione di cambiamento. Quindi grazie e complimenti. Io passo volentieri a Giancarlo Ruscitti e con Giancarlo parliamo anche del territorio, cioè adesso il cuore della trasformazione, del cambio, della rivoluzione copernicana della sanità, al di là del dato importantissimo, è il fatto di rivedere la sanità, l'organizzazione della sanità a livello territoriale e dargli una nuova centralità. Sì, allora, senza ripetere quello che hanno detto tutti coloro che hanno parlato finora, dobbiamo anche prendere atto che non è che la parte di programmazione sanitaria e organizzazione nazionale e regionale è rimasta ferma, perché fino adesso abbiamo parlato del fascicolo, della difficoltà di circolazione, ma non abbiamo parlato dei cambiamenti territoriali che sono avvenuti sia con i contratti collettivi nazionali a livello nazionale che con gli accordi integrativi regionali. Perché è importante? Primo, perché passiamo con il contratto nazionale della medicina generale del 2024 bollinato dalla Corte dei Conti solo quest'anno a un passaggio da un medico di medicina generale isolato a quelle che si chiamano aggregazioni di funzioni territoriali erogative. Che significa erogative? Significa che una persona che accede a un medico di medicina generale a ciclo di scelta, quindi con la quota capitaria, ha diritto sia a livello nazionale che a livello regionale, io mi auguro entro la fine della prossima settimana che l'accordo vada in porto anche in questa regione, a che l'aggregazione funzionale sia aperta dalle 8 alle 20 nei giorni feriali e che ci sia una possibilità di supporto territoriale alla notte nei festivi che superi il concetto della vecchia guardia medica, della guardia turistica che non serve e che non deve essere alternativo a pronto soccorso, questo deve essere chiaro. Sono luoghi in cui si gestisce la cronicità, quindi un paziente certificato che deve essere all'interno di PDTA, di reti cliniche, in cui per la prima volta il medico di medicina generale non è più semplicemente un ricettatore, nel senso di ricettare, ma diventa un attore importante perché deve in qualche modo collaborare con la clinica ospedaliera, con la clinica universitaria e con gli specialisti, sia dipendenti che ambulatoriali, nella gestione di un paziente, come è stato detto questa mattina, in questa regione che è la seconda più vecchia d'Italia, che è sempre più complesso, sempre più isolato e che spesso e volentieri vive da solo.
Il dato che purtroppo drammatico abbiamo è che in Italia il 40% degli over 65 uomini e donne vive da solo. Quindi perché diventa fondamentale il fascicolo? Perché, e qui non è stato citato oggi, abbiamo più di 50 professioni sanitarie che nella rete ospedaliera hanno un ruolo di supporto a noi medici, ma che invece nel territorio diventano attori indipendenti capaci di agire senza che ci sia un coordinamento medico. Ricordiamoci che le AFT all'interno delle case di comunità sono propedeutiche a un termine sovietico che si chiama UCCP, che è il gruppo di multiprofessionalità che deve agire su quel paziente o su quel tipo di pazienti mettendo insieme tutte le professioni sanitarie. Il bello del cambiamento organizzativo è che mentre noi medici siamo sempre stati i registi e i padroni del sistema, è previsto che le UCCP siano a guida infermieristica, a guida psicologica, a guida fisioterapica, quindi vuol dire che noi finalmente abbiamo preso atto, noi medici, che dobbiamo delegare ad altre formazioni professionali una gestione tridimensionale, anche sto usando tutti i termini banali, del paziente. E soprattutto lo slogan che abbiamo messo, che la casa è il primo luogo di cura, vive se la persona che vive da sola e che ha problemi spesso e volentieri non solo sanitari, ma anche sociosanitari e sociali, sia presa in carico da un gruppo di professionisti. E l'altra cosa che oggi non è stata citata è la COT. La COT è un luogo metafisico, è un luogo in cui il paziente non va, ma è un luogo in cui ci si scambia l'informazione tra professionisti. Ma tra chi? Anche tra coloro che non si sono mai parlati prima. Un assistente sociale non era abituato a parlare con un diabetologo piuttosto che con un fisioterapista. Oggi invece la nostra necessità è proprio quella di far sì che il paziente abbia e possa utilizzare tutte queste figure professionali che hanno accesso al fascicolo sanitario elettronico. Potranno essere profilati, non accederanno a alcune informazioni che non sono tipiche della loro formazione, ma potranno in qualche modo cogestire e arricchire quello che è il fascicolo sanitario elettronico. Ricordiamoci anche che anche la partita di libera scelta oggi entra in aggregazioni funzionali territoriali, che non sono ancora erogative, ci auguriamo che lo diventeranno col prossimo ACN, ma che vedono anche lì una presa in carico del bambino, dell'adolescente, per intercettare quelle che possono essere situazioni di disagio, soprattutto mentale, psicologico e fisico, che appaiono progressivamente. Con i pediatri abbiamo già sottoscritto in questa regione un accordo regionale e sottolineo, per la prima volta i pediatri devono fare almeno 7 visite tra 0 e 14 anni, quindi non devono solo visitare nei primi 3-4 anni di vita, ma devono, e hanno accettato, visitare fino ai 14-16 anni anche il bambino adolescente sano, perché spesso e volentieri dopo un certo periodo noi ci concentriamo solamente sul bambino adolescente malato e quindi non andiamo a intercettare tutto questo malessere che oggi è certificato a livello scolastico, a livello sociale, che il pediatra invece, conoscendo la persona dalla nascita, può intercettare meglio. E anche lì, all'interno di questo sistema, l'altro accordo fatto importante è la farmacia dei servizi. Allora, sapete che abbiamo una carenza di medici di medicina generale e che in questa regione, in alcune zone, soprattutto disagiate e disagiatissime, la possibilità di trovare un medico di medicina generale è difficile. E già tanto se noi abbiamo gli ambulatori secondari. La FT, nell'accordo che stiamo siglando, prevedono che nelle 24 ore 8-20 i medici di quell'aggregazione lavorino nelle case di comunità, negli ambulatori primari e negli ambulatori secondari. E l'altro aspetto importante che stava citando prima Lenarda era la necessità che il medico vada nelle case di riposo, perché oggi purtroppo, per una serie di motivi che è inutile stare a spiegare qui, i nostri medici in casa di riposo ci vanno se hanno un numero di assistiti considerevole. Quindi anche questo cosa significa? Che spesso il domicilio, che è la casa di riposo, diventa un luogo che non ha senso. Citava stamattina la extraterritorialità dei naviganti. In realtà i nostri anziani in casa di riposo sono come i naviganti, perché gli si dà da mangiare, gli si lava, gli si veste, ma poi gli danno le stesse medicine che prendevano quando avevano 80 kg di peso e oggi invece si cibano di liofilizzati e pesano 40 kg. Se vogliamo evitare un passaggio costante tra la casa di riposo o il domicilio e il pronto soccorso, è evidente che la multiprofessionalità e la gestione del dato diventa fondamentale. Un altro aspetto. In altre zone, ma anche in alcune esperienze regionali,
la possibilità che non sia il medico che segue il cronico, ma che tramite il telemonitoraggio e soprattutto la domotica a livello domiciliare, verificare quando le persone sole hanno dei comportamenti anomali rispetto a un filtro che viene fatto della loro quotidianità, diventa importante, perché possiamo fare quella prevenzione secondaria di cui si parla tanto, ma che in realtà deve diventare fondamentale se noi abbiamo di fronte una persona complessa ed anziana. E qui torniamo anche a altri temi. In realtà, anche per rispondere al collega, visto che sono stato un cardiologo anch'io e meno male non lo faccio più per la popolazione, è il telemonitoraggio. In realtà sul mercato oggi esistono delle situazioni di telemonitoraggio e teleriabilitazione estremamente innovative, che non vanno solamente sulla riabilitazione fisico-cardiologica o neurologica. Oggi lavorano anche sulla riabilitazione del problema neurovegetativo, e cioè la solitudine si lega anche alla quarta fase nostra, che è il decadimento cognitivo. Allora, o mettiamo in atto tramite le UCCP, tramite le assistenti sociali, i percorsi che devono coinvolgere anche i comuni, quindi parliamo di multiprofessionalità diverse, le persone che cominciano ad avere un lieve decadimento cognitivo e che possono essere stimolate sia con la realtà virtuale, sia con passaggi e percorsi all'interno dei comuni, all'interno delle relazioni, oppure avremo un'altra grande massa di persone che potrebbero ancora vivere in maniera indipendente, ma che invece sono costrette a essere istituzionalizzate perché hanno un decadimento cognitivo su cui non siamo intervenuti. E qui torniamo a un altro elemento, che è quello del coinvolgimento di chi lavora nell'aspetto neurologico. Quindi non parlo del neurologo, parlo del logopedista, parlo dell'educatore, parlo di coloro che si occupano di mantenere vivo il nostro sistema nervoso, stimolandoci in vari modi, che devono rientrare all'interno di quel percorso lì e devono essere informati. Quindi, essendo sintetico, tutta questa parte qua dobbiamo saperlo che dal punto di vista organizzativo a livello statuale e regionale è fatta dal punto di vista delle norme. Ora deve essere abitata dalle persone. E concludo dicendo che se è vero che nel breve periodo avremo una carenza di medici, ma soprattutto di infermieri, non abbiamo carenza di queste figure professionali che vanno utilizzate, perché noi continuiamo a parlare di noi medici e degli infermieri, ma di tutti gli altri che invece sono sul territorio non ne parliamo più. Giancarlo, anche questa volta sei riuscito a rendere concreto e semplice un concetto molto complesso, quindi grazie davvero del contributo. Diego Antonini, amministratore unico di INSIEL SPA, Friuli Venezia Giulia è una delle regioni che si è dotata di un modello in-house forte, completo, e che quindi in qualche modo ogni sviluppo, innovazione oggi passa anche attraverso una regia della strategia tecnologica. Ecco, qual è oggi il ruolo e la visione da questo punto di vista di attuazione da parte di INSIEL? Grazie Mariano. Sì, diciamo, come INSIEL siamo sicuramente più che coinvolti in questa fase di trasformazione. Faccio un po' il sunto anche di tutto quello che è stato detto prima, perché diciamo, vengono fuori una serie di ragionamenti che sono quelli che sono anche alla base o cercano di essere alla base di quella che è la nostra attività. Ovvero, oggi il mondo è cambiato, piaccia o non piaccia, è cambiato. Abbiamo delle cose che sono sicuramente migliorate, altre cose che sono sicuramente peggiorate. Nella logica di una volta, logica da cui io provengo sostanzialmente per motivi evidenti di età, una società come INSIEL veniva vista come un risolutore di problemi, una sorta di signor Wolf di Tarantino, no? Ho questo problema, per favore risolvimelo. E noi cercavamo di farlo al meglio, come abbiamo sempre cercato di fare, come chiunque avrebbe fatto. Oggi però il mondo è cambiato, perché questa attività non possiamo più farla da soli. Cioè tutto, mi riconnetto a quello che è stato detto anche all'inizio, sia dall'assessore Riccardi che dal Presidente Federica. Il Presidente metteva una grande enfasi nei confronti dei processi. Cioè noi oggi dobbiamo lavorare a 360 gradi in team, in squadra, per affrontare il tema in una maniera corale, tutti insieme. Non possiamo affrontarlo un pezzettino per volta. Questa logica che una volta veniva chiamata silos non funziona, non può più funzionare per le attività che facciamo. Parliamo tanto di intelligenza artificiale, uno di quei temi che talvolta è anche un po' inflazionato,
ho notato in alcuni convegni, non qui per fortuna, se ne parla anche molto a sproposito. Noi abbiamo incontri frequenti con possibili fornitori che ci vengono a raccontare mirabolanti piattaforme di intelligenza artificiale, e quando poi andiamo a vedere dentro, perché comunque insomma, della professionalità informatica ce l'abbiamo, tutta questa intelligenza artificiale non la vediamo. Quindi dobbiamo anche stare attenti nell'analisi. Però sostanzialmente noi ci stiamo muovendo su due direttrici, scusate. La prima direttrice è interna, di tipo amministrativo, quindi sia sul tema della sanità, ma anche su temi più spiccatamente regionali. Abbiamo la consapevolezza che l'introduzione di strumenti di intelligenza artificiale ci può consentire di gestire meglio determinati aspetti che riguardano la sanità di tipo, diciamo, amministrativo operativo. Un esempio per tutti: le famigerate liste d'attesa. Noi riteniamo che l'introduzione di qualche strumento di intelligenza artificiale nella gestione delle liste d'attesa non possa risolvere il problema, perché il problema è ben più complesso, ma possa sicuramente dare una mano nella comprensione di determinati fenomeni e nell'anticipazione di tutta una serie di trend che si stanno vivendo proprio nelle richieste di prestazione da parte dei cittadini, e questo è un tema. L'altro tema, che ci vede coinvolti solo in parte, perché noi non siamo medici e non siamo esperti di attività sanitaria, è invece l'introduzione di strumenti di intelligenza artificiale ai fini di cura. Quindi su determinate specializzazioni adottare degli strumenti costruiti altrove, non costruiti qui, e da qui aprirò un'interessante parentesi, per aiutare lo specialista, il medico che deve decidere, che deve capire effettivamente il tipo di patologia che il paziente presenta, poter scegliere per il meglio come operare. Ora, queste cose si stanno già facendo, quindi voglio dire, nella nostra sanità regionale sono stati già introdotti strumenti di intelligenza artificiale e altri ne arriveranno. Io, che ripeto, non sono un medico, ho assistito a una serie di presentazioni su sistemi che lavorano su tematiche di anatomia patologica che vengono usate già da altri paesi, e altri paesi dicono che utilizzando questi sistemi, statistiche alla mano, salvano il 12% di vite umane in più, che non mi sembra affatto un numero disprezzabile onestamente, e che lo fanno anche con una minore incidenza del tipo economico, finanziario, operativo sul sistema sanitario diciamo di quel paese. Quindi si va sicuramente lì, ma da qui sorge spontanea una domanda. Io, ripeto, la faccio sempre a buon senso, non avendo studi medici. Se io acquisisco un sistema sviluppato all'estero di intelligenza artificiale, quindi che ha ricevuto un training su dati sanitari di persone che non appartengono, non dico alla nostra regione, ma neanche alla nostra nazione, ma neanche al nostro continente, allora mi domando se la costruzione di questi algoritmi sia stata una costruzione precisa. E quello che a noi piacerebbe fare, questo è un sogno regionale che stiamo coltivando assieme all'assessorato alla Direzione Centrale Salute, è quella di poter utilizzare questa marea di dati che noi abbiamo, perché la dottoressa Bulfone si chiedeva da che anno noi abbiamo le famose SDO, dal 1974. Lo so perché abbiamo fatto il porting recentemente, quindi questo è un dato diciamo certificato. Ma è un qualche cosa che ha valore? Non so dire, però vi posso dire che ad oggi di questi dati non ci facciamo assolutamente nulla. E questo è un valore che noi perdiamo, e credo che su questo siamo tutti d'accordo. Ci sono varie tematiche che non ci hanno consentito fino ad oggi, perché per fortuna c'è anche un po' di positività, perché qualcosa sta accadendo, che non ci ha consentito di utilizzarli. Prima, nella sessione di questa mattina, l'avvocato Giuri parlava che è andato lui a vedere come funziona in America e come funziona in Cina. Senza arrivare a questi esempi, io molto più modestamente sono andato a vedere come funziona negli altri paesi europei, che hanno il GDPR come noi, ma stranamente non è come noi. Perché l'Italia, si sa, è la culla del diritto, però talvolta questa culla del diritto può diventare una prigione. Adesso non me ne voglia il dottor De Petris, perché non voglio minimamente mettere in discussione il lavoro assolutamente di pregio che fanno i nostri DPO. Però se vado in Danimarca e vedo che i dati sanitari girano liberamente tra strutture private, strutture pubbliche, medici di medicina generale, mi domando perché da loro è così facile farlo e perché da noi no. Quindi delle due l'una, o hanno torto loro o abbiamo torto noi.
perché, scusate, è un ragionamento di buonsenso il mio, su cui non voglio andare oltre proprio perché i miei studi in giurisprudenza sono piuttosto scarsi, vista una mia misera laurea in economia e commercio. Però qualche domanda ce la dobbiamo porre. Noi abbiamo veramente tanti dati. Adesso ho anche assistito con particolare piacere all'intervento che ha fatto questa mattina la dirigente del Garante della Privacy, perché si comincia anche a percepire dai discorsi che il Garante fa che qualcosa è cambiato. Perché, lo dico in continuazione, quindi qualcuno l'avrà già sentito, quando sono comparsi i primi strumenti famosi di intelligenza artificiale, tipo ChatGPT, voi ricorderete che l'Italia per un certo periodo l'ha bloccato, e ricordo l'intervista fatta con grande orgoglio da parte del Garante della Privacy che raccontava del perché l'avesse fatto. Ora, voi sapete quali paesi al mondo hanno bloccato ChatGPT? Ve lo siete mai chiesti? Ve lo dico io: Italia, Cina, Iran e Corea del Nord. E quindi anche lì, da persona di buon senso, mi domando se magari non c'è una questione culturale, perché non è una questione di cattiva volontà, è una questione culturale. Quindi era anche molto importante l'intervento della dottoressa Giove, a cui mi riconnetterò alla fine. Quindi noi dobbiamo innanzitutto creare fiducia, cioè far capire sia agli operatori sanitari sia ai cittadini che l'utilizzo dei dati che noi vogliamo portare avanti è un utilizzo positivo per il bene pubblico. Noi non siamo una multinazionale farmaceutica, noi non abbiamo obiettivo quello di far soldi, anche se qualcuno qui ha vagheggiato, ha ipotizzato l'idea anche di vendere i dati. Ne potremo parlare eventualmente un giorno e discuteremo su questo. Però abbiamo iniziato con l'aiuto del Garante, che è molto importante, un primo esperimento che deve essere il primo di una lunga serie, perché noi abbiamo puntato tantissimo sulla possibilità di valorizzare i nostri dati trasformandoli in dati sintetici. Forse qualcuno di voi ha già sentito di che cosa si tratta, lo dico in 2 parole: la creazione di un database sintetico significa utilizzare, ancora qui, un algoritmo di intelligenza artificiale che lavora, quindi prende in carico i dati reali di cittadini e li trasforma in dati creati in vitro su dei cittadini che in realtà non esistono. Quindi è un dato totalmente anonimo, incontrovertibilmente anonimo, che una volta creato esce anche da quella che è la sfera di influenza del Garante della Privacy. Stiamo lavorando col Garante stesso su questa prima sperimentazione che, se va a buon fine, ne abbiamo già, come si suol dire, in canna almeno altre 3 o 4, qualcuna riguarda anche qualcuno dei presenti che sta aspettando con ansia che questa cosa parta. Ecco, e questo potrebbe essere sicuramente il passo decisivo per dare un valore a tutti questi dati che noi abbiamo. Poi ci sono anche altri aspetti che, diciamo, esulano un po' dall'operatività della sanità, però mettetevi anche un po' nei nostri panni, questo per farvi capire. Dottoressa Battilomo, lei ha citato le norme, no? Che ci sono tante norme. Anche qui noi siamo sottoposti a un diluvio di norme che arrivano da tutte le parti. Ma voi sapete che quando noi dobbiamo acquistare una piattaforma anche di intelligenza artificiale, noi dobbiamo rispettare il codice degli appalti, le regole AGID, le regole di ACN e quelle che sono le regole che derivano ogni tanto anche dal Ministero della Salute. Mi permetto di dire, nessuno di questi si parla l'uno con l'altro, mai. Allora, per quello dico che dobbiamo fare squadra, quindi dobbiamo fare squadra in regione, perché in SIEL deve lavorare con il coordinamento e con l'aiuto sia della Direzione Centrale Salute che di tutte le strutture sanitarie interessate ai progetti, perché ormai in SIEL non è più Wolf che risolve i problemi, ma è qualcuno che, lavorando insieme agli altri, mette a disposizione la propria competenza con l'obiettivo di arrivare a un risultato condiviso. E questo è il punto 1. Il punto 2 sarebbe auspicabile, sarebbe molto carino che anche dal punto di vista governativo, cioè da quello che riguarda il governo centrale, arrivassero sì delle norme perché sono necessarie, ma che siano poche e semplici, e quindi non qualche cosa che sono talmente in contrasto talvolta l'una dall'altra che chi fa acquisti di questo tipo talvolta si espone anche a possibili critiche perché magari per rispettare la norma A non rispetta la norma B. Quindi dobbiamo tutti quanti fare un grande sforzo e sono sicuro, insomma, che alla fine, lavorandoci tutti insieme, qualche cosa riusciremo a ottenere. Grazie. Grazie Diego Antonini.
Grazie davvero. Passiamo adesso a Maurizio Rizzetto. Maurizio, io ho avuto modo di confrontarmi con Maurizio sul tema della sua presentazione. Molti hanno toccato il tema dell'intelligenza artificiale, che cosa vuol dire, davvero nel breve che cosa ci consentirà di fare e anche come dobbiamo approcciare questa gigantesca opportunità. Grazie Mariano. Le slide? Ok, grazie. Allora, il mio compito è facilitato perché quando si parla in finale ovviamente molte cose sono state dette, però magari approfittiamo dell'occasione perché così anche per riepilogare alcune cose. Questa slide per me è molto importante perché riepiloga un po' tutti i settori che sono toccati oggi dall'intelligenza artificiale, perché ovviamente qui non parliamo solo di ChatGPT, di generativa, qui parliamo di tanti settori che vanno dallo sviluppo dei farmaci all'aiuto dei pazienti. Guarda caso proprio al primo punto c'è quello che ci diceva prima, l'aiuto a definire per esempio flussi di lavoro di pazienti, code eccetera eccetera. Per andare ad altri punti, oggi abbiamo bisogno di andare un po' veloci, però questa è una slide che poi magari avrete a disposizione, che la trovo molto comoda perché ci ricorda un po' tutti i settori dell'intelligenza artificiale. Allora, dalla mia esperienza, dai dati raccolti, poi io ho la fortuna di, oltre al mio lavoro di tutti i giorni, di collaborare con un'importante associazione che è stata citata questa mattina, HIMSS, che si occupa di sanità digitale a livello globale, conta 130.000 iscritti nel mondo e ho la fortuna di partecipare al gruppo, al comitato italiano. Ecco, allora alcuni dati generali che vengono dal mondo, riduzione delle spese sanitarie, se fatta bene, ovviamente di questo parliamo, la sanità, l'intelligenza artificiale può arrivare a farci risparmiare a livello globale 13 miliardi di dollari grazie a questo studio, introducendo maggiore efficienza, riduzione degli errori e assistenza preventiva. Permette, un altro dato, sono riportate le fonti di questi studi, di recuperare circa 20% del tempo medico grazie all'adozione di questi strumenti. Sappiamo, l'abbiamo visto anche questa mattina, quanto è importante il tempo medico, quanto è importante recuperarlo magari nel rapporto col paziente, è stato detto questa mattina. Quindi l'adozione di questi strumenti, sempre ovviamente nelle giuste condizioni, nel rispetto, può essere veramente molto importante. Alcuni casi, volevo citarvi questo caso a cui ho assistito alla presentazione per casi di successo nell'applicazione dell'intelligenza artificiale. In un articolo scientifico è stato pubblicato, lo riporto sulla sinistra, questo è un lavoro israeliano in cui hanno chiamato a screening per l'epatite C 53.000 persone, da cui sono stati diagnosticati 38 casi di epatite C. Ovviamente queste persone hanno avuto grande beneficio da una scoperta abbastanza anticipata di questa malattia che non conoscevano. Dall'altra parte, altre 50.000 persone circa sono state date in pasto ad un algoritmo di intelligenza artificiale che ha valutato come 477 i casi più probabili o candidati ad avere questo tipo di patologia. Hanno screenato 477 persone, che ovviamente erano indipendenti da quelle altre, e hanno recuperato casualmente uno stesso numero di pazienti affetti dall'epatite C. Secondo me è un'applicazione dell'intelligenza veramente interessante, non ha messo a rischio la vita di nessuno, eppure ha permesso di avere uno screening con un'efficienza 100 volte maggiore. Penso che siano queste le cose forse che dobbiamo osservare e cercare di imitare. Il paziente, è stato detto più volte nell'arco della giornata, nello schema principale non è citato il paziente, ma il paziente è anche lui fruitore di intelligenza artificiale. Abbiamo parlato di patient engagement, empowerment del paziente, la necessità di coinvolgerlo nel processo di cura, perché questo è a tutto vantaggio nostro. Anche il paziente usa l'AI, anche questo è un lavoro
di un'esperta belga, quindi siamo in Europa, non siamo negli Stati Uniti, che ci racconta un po' come il paziente può con successo utilizzare gli strumenti della generativa, in questo caso, per farsi aiutare magari a come parlare con un medico, come leggere un referto, come prepararsi una visita specialistica chiedendo che domande posso fare domani e così via, oppure chiedere qualcosa di generalista su una condizione patologica su cui non ha capito bene e quindi spiegami in parole più semplici che cosa vuole dire avere questo tipo di patologia. Questi sono strumenti che aiutano a coinvolgere il paziente all'interno di tutti i rischi che conosciamo, ovviamente, e se forniamo noi questi strumenti è ancora meglio perché glieli diamo più sicuri. Abbiamo parlato di sicurezza, dell'importanza della sicurezza, però non possiamo dimenticarci che il paziente va comunque in cerca di questi strumenti, li usa, ormai li trova integrati in WhatsApp da tutte le parti, quindi siccome li userà, tanto vale cercare di andare a sistematizzarli e darglieli in maggior sicurezza. A tutto vantaggio nostro poi, ovviamente, come sistema sanitario, perché sappiamo che se il paziente segue, aderisce alla terapia, uno dei grossi problemi sappiamo che essere la non adesione alla terapia. Se riusciamo a convincerlo che è bene aderire alla terapia, a tutto vantaggio, me lo dite voi medici, si acutizza di meno, torna meno in ospedale e per noi è assolutamente meglio. Questo è un dato sulla parte economica, su cosa ci costerà, qual è il mercato dell'intelligenza artificiale nel mondo, e come vedete è un mercato che esploderà in piena espansione dai circa 40 miliardi di oggi. È previsto che in 9 anni si arrivi addirittura a cifre di 600 miliardi di dollari. Quindi ovviamente nessuno pensa che, come al solito, come abbiamo visto in passato, l'introduzione delle tecnologie ci farà risparmiare. No, avremo dei risparmi, ma avremo anche dei costi che probabilmente saranno anche superiori ai risparmi. Vediamo se va avanti. Ci sono anche ovviamente, e anche questo l'abbiamo visto stamattina, anche poco fa è stato citato, casi in cui ci sono fallimenti di progetti. I principali motivi per cui i progetti di intelligenza artificiale possono fallire è uno dei principali è la mancanza di integrazione sul flusso di lavoro. Cioè pensare di dare ai medici degli strumenti completamente scorrelati che richiedono di rientrare, rifare, eccetera, eccetera, non funzionano perché non entrano nel flusso di lavoro. Invece un sistema integrato sulla cartella clinica elettronica, dove sono in un caso e posso interrogare il sistema per avere maggiori informazioni, ovviamente ha molta più probabilità di successo. Quindi l'integrazione nel flusso di lavoro, quindi no a soluzioni stand alone, a meno che non siano altamente specialistiche e giustificano l'uscita dal flusso di lavoro. La mancanza di dati con qualità, questo lo diciamo dall'inizio, dei tempi in cui parlavamo dei big data e così via, se i dati non hanno qualità, partiamo male ovviamente, no? Garbage in, garbage out, l'abbiamo sentito tante volte. La mancanza di trasparenza. Spesso questi sistemi sono delle black box dove tu dai dentro dei dati e hai delle uscite, ma non sai perché. E quindi non avere trasparenza per il medico, per chi utilizza, è molto grave, perché vorrebbe capire sulla base di quale ragionamento si è arrivati a questo. E poi, l'abbiamo detto più volte, le sfide normative, le complessità, la sicurezza, assolutamente possono essere altri motivi per cui non funziona. Rischi, il bias, stamattina si è parlato di bias, volevo darvi un'altra interpretazione. Bias significa anche fidarsi del proprio navigatore in auto e finire in un posto strano che non era quello che volevi raggiungere, ma ti fidi così tanto del tuo navigatore che lo segui senza neanche porre criticamente ma forse sbaglia, è meglio che faccia un'altra cosa. E quindi bias è una delle cose da tener conto. La seconda cosa di cui volevo accennarvi è il de-skilling. A forza di usare questi strumenti c'è il rischio di disimparare. Io come ingegnere biomedico l'ho visto tante volte anche con l'uso di altre tecnologie, perché io l'intelligenza artificiale la vedo come una tecnologia, ovviamente. In passato abbiamo visto che
i medici, i sanitari che si abituano a usare strumenti tecnologici disimparano tecniche tradizionali di lavoro. Beh, l'intelligenza artificiale ha questo rischio. Infine, l'ultimo dato che qui accenno è il fatto che tutti lo sanno, che l'introduzione di questi algoritmi ha un costo in termini di capacità di calcolo. Si stima che se fino al 2012 la capacità di calcolo dei sistemi raddoppiava ogni 2 anni, oggi siamo arrivati ad un raddoppio ogni 2 o 3 mesi. Ovviamente questo comporta centri di calcolo, costi energetici, bla 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 bla, e è un altro tema di cui dobbiamo tener conto. Efficacemente sintetizzare una presentazione che avevamo visto insieme ed è rimasta ricchissima, quindi grazie davvero. E chiudiamo quindi questa carrellata interessantissima con Luigi Di Benedetto. Luigi, già stamattina, vieni, prego. Sforo. Sì, senz'altro. Ok. E l'idea è dare un po' una mappa. Esatto. Dove stiamo andando? Quali sono i prossimi passi? Allora, mi riaggancio un po' perché la difficoltà nel fare le slide di questo finale era capire di cosa parlarvi, visto che abbiamo in cantiere tantissimi progetti. Allora, mi sentite? Sì. No, dicevo che la difficoltà nel preparare quest'ultima slide era capire cosa mettere, perché i progetti in corso sono veramente tantissimi. Allora, PNRR, componente 2, innovazione e digitalizzazione, abbiamo tutta la parte digitalizzazione IDEA, fondamentalmente col supporto tecnico specialistico di INSIEL, stiamo fondamentalmente portando avanti 3 progetti, cartella, che sono indicati sotto cartella, digital pathology e sistema trasfusionale. La cartella va a sostituire un pezzo di storia dei sistemi informativi regionali, perché G2 lo conoscono tutti sia negli ospedali che sul territorio. Vado veloce perché il tempo stringe. Il sistema di digital pathology fondamentalmente è per trasformare l'attività dell'anatomopatologo, che non referta più sul microscopio ma referta a video. In Asugi i colleghi hanno già installato e collaudato lo scanner, quindi c'è già un flusso di gestione digitale dei vetrini, e su questo l'intenzione è di acquisire, riagganciandomi al tema più volte citato dell'intelligenza artificiale, degli algoritmi certificati che supportano l'anatomopatologo. Anche qui la capacità di diagnosi migliora tantissimo, si riduce il tempo e gli anatomopatologi sono merce sempre più rara. Il sistema trasfusionale va a sostituire il sistema esistente. La specificità di questo secondo progetto è che non può, per i processi che va a informatizzare non si può partire a scaglioni, ma un Big Bang su tutta la regione. E poi abbiamo la telemedicina che Andrea Di Lenarda ha già descritto bene. Abbiamo 2 piattaforme, una regionale su cui facciamo assistenza televisita e teleconsulto, e poi abbiamo aderito anche alla gara nazionale, sia per la piattaforma che per l'acquisto poi delle postazioni. La televisita c'è già, il telemonitoraggio oggettivamente c'è parecchio lavoro da fare, che cercheremo di fare al meglio evidentemente. Già il dottor Riuscitti ha citato anche le centrali operative, le COT. Questa è la nostra cartella distretto e COT, è un applicativo su cui fondamentalmente registriamo sia le attività che vengono fatte a livello territoriale sull'utente, ma anche di supporto alle centrali operative territoriali per tutte le varie transizioni. Abbiamo attiva la transizione da ospedale a territorio, e questa è anche la base dati da cui estraiamo quelli che sono i numeri di presa in carico dei pazienti over 65 anche per il target. Ultima cosa sempre sull'assistenza territoriale è il 116-117. In sintesi l'idea è di attivarlo in maniera sperimentale entro l'anno sull'area triestina e poi estenderlo a tutto il resto della regione entro il primo trimestre 2026. Ora io qui le mie slide si concludono. Ho parlato di quelli che sono i principali progetti, ma ce ne sarebbero molti altri. Guardando anche Serena
c'è tutto il tema flussi NSIS, c'è l'ANA, c'è la piattaforma nazionale liste d'attesa, c'è il progetto RAO, ci sono poi dei regionali, la cartella informatizzata oncologica, abbiamo il PACS, diciamo che siamo una regione che è al secondo PACS regionale, nel senso che già nel 2011-2012 avevamo messo in piedi il primo impianto regionale, adesso inizia estate, a giugno è stata aggiudicata in maniera definitiva la fornitura e nel prossimo anno metteremo a terra il secondo impianto PACS regionale. Sempre in tema di intelligenza artificiale, la fornitura del PACS prevede anche lì degli algoritmi di intelligenza artificiale a supporto dei radiologi. E qui ho parlato degli applicativi più sanitari. Poi ovviamente ci sono gli applicativi a supporto anche delle strutture tecnico-amministrative, personale, contabilità, e anche quello è tutto un mondo da gestire. E poi c'è il substrato di cui ci occupiamo con Maurizio, che è anche tutta la parte di infrastruttura, connettività, server, autenticazioni forti, che richiedono sicuramente, anche quella infrastruttura richiede tanto lavoro, richiede investimenti, richiede competenze e richiede anche un consolidamento delle nostre strutture che sono deputate alla gestione di questi sistemi. Quindi stiamo lavorando, il lavoro che arriva è tanto, ma insomma siamo qua, cerchiamo di fare il nostro meglio. Grazie e complimenti anche per tutto il lavoro che state facendo. Io direi, abbiamo tempo, dai. Io ho messo una pressione enorme, che mi chiedo scusa anche a tutti i relatori. Abbiamo tempo forse per 1 o 2 domande, se volete fare qualche spunto. So che Serena ne aveva una. Allora, io le raccolgo e poi faccio l'esisto. Se è un commento velocissimo. Commento, perché quando il dottor Di Lenarda parlava mi era venuta un po' di tristezza, no? Perché diceva noi vorremmo questo, quest'altro e non abbiamo nulla. Ecco, solo un'informazione, siccome è un lavoro in itinere, per esempio i documenti che diceva degli infermieri o i piani assistenziali, stiamo lavorando per gli ulteriori documenti che dovranno andare nel fascicolo, perché adesso ne abbiamo i primi 16, quindi ogni input, e anche con le regioni ci stiamo lavorando, voi avete rispetto a quello che può essere più utile, ben venga, perché così lo discipliniamo insieme e lo prevediamo. Grazie, ottimo. Grazie, non intendevo intervenire, però su tutti questi dibattiti c'è un argomento che io e il professor Brusaferro ci crediamo tanto, che è il discorso proprio della parte epidemiologica. Cioè, noi parliamo sempre di prevenzione, di questo e quell'altro, i nostri dipartimenti di prevenzione però lavorano con banche dati diverse una dall'altra, con dati che non si integrano tra di loro, e abbiamo la necessità oggi di fare una medicina di prevenzione predittiva, e questo oggi noi non riusciamo a avere i dati. Noi mandiamo i nostri ragazzi a fare gli epidemiologi nelle grandi scuole di Torino, eccetera, investiamo soldi e poi tornano a casa e questi saperi non li possono mettere in piedi. Io sto lottando dentro la direzione, politicamente anche, perché si investa su questo argomento, perché altrimenti parliamo sempre di cure e poco di prevenzione. Rischiamo di trovarci nella situazione in cui ahimè ci siamo trovati qualche anno fa. Vai. Ultimo spunto, domanda? Prego. Grazie, buongiorno. Mi presento, io sono Sergio Zabor, per chi non mi conosce, sono fondatore di una società che fa servizi per gli ospedali e abbiamo tanti sistemi di gestione per gli ospedali, alcuni che sono stati costruiti sulle richieste specifiche di INSEE, che sono adesso in uso particolarmente a Maggiore, che funziona da oltre 4 anni. E gestiamo oltre 100.000 dati di pazienti.
Sì, no, è solamente una specificazione sulla parte. Ecco, e a questo punto io volevo approfittare di questa occasione per farmi conoscere, per chi non mi conosce, per le soluzioni che abbiamo. Il dottore Di Leonardo sicuramente ha avuto parlare di me e anche tante altre persone qui che mi conoscono. E qua anche vorrei specificamente sollecitare il dottore Diego Dinsiel per una possibile collaborazione su questa parte qua, che è una soluzione che ha chiesto Insiel, noi l'abbiamo implementato, non abbiamo potuto parlarne durante questi anni perché non si poteva fare perché era in gara. Ora, se possibilmente si può fare, magari è una soluzione che può essere utile per tutta la regione e se no, perché no, per tutta l'Italia, per la gestione dei pazienti all'interno degli ospedali. A margine della conclusione dell'evento. Esatto, grazie mille. Grazie. Qualcuno di voi che vuole fare un commento anche rispetto? Maurizio, che è anche il stato... Sì, ecco, c'era una parte finale di cui magari voglio accennare brevemente. Volevo segnalare l'importanza nella pianificazione, a partire dalla programmazione sugli interventi in intelligenza artificiale, quanto sia importante appoggiarsi a strumenti strutturati. Ci sono dei framework che si sono sviluppati ormai in importanti organizzazioni che danno delle linee guida di comportamento nell'introduzione dei progetti di intelligenza artificiale. Il mondo è talmente vasto e quindi tanto vale anche per la nostra regione decidere su quali progetti partire. Deve avere una corretta progettazione, concordando, ce lo ha detto anche il dottore prima, i professionisti, chi deve usare, i technology che devono dirci se ci sono o no quelle tecnologie, sono utilizzabili, gli esperti di norma. Quindi servono gruppi che lavorino insieme, che utilizzino questi framework, queste linee di lavoro per decidere cosa fare, dove andare. La mia raccomandazione è: non facciamo cose a spot solo perché ci sembrano bei progetti, facciamo un programma, lanciamo un programma concordato, fattibile, sostenibile sotto tutti gli aspetti e sentendo ovviamente gli interessati a usare questi strumenti. Questa è una mia... Sperimentare è importantissimo, non stare fermi, perché questo è un mondo che sta esplodendo o è già esploso. Non fare niente è altrettanto pericoloso, però fare a caso, spinti dalla è anche sbagliato. Bisogna avere una corretta gestione e programmazione della strategia sull'intelligenza. Ecco, questo mi sento di segnalarlo. Grazie.